Allora, naturalmente stiamo parlando del SAP, dello stage di alta performance. Quello che ho preparato quindi è un intervento non leggerissimo, ok? Non velocissimo, devo scendere anche un po' nel tecnico, però il concetto è questo: abbiamo davanti una prospettiva di meteo che prevede l'ingresso del vento, probabilmente sabato, sicuramente domenica. E voi sapete che il vento è ci dà delle opportunità incredibili e di cui parleremo adesso insieme. Però come mi metto un po' anche nella testa dei piloti, ed è certamente anche una situazione con la quale molti non sono a loro agio e quindi vedono addirittura il vento come un nemico o come un ostacolo. E qua è tutta una questione di allenamento e di tecnica e di conoscenze. Io ho voluto mettervi a disposizione degli strumenti che vi consentano di diventare più possibile amici del vento, no? È un nostro alleato, è un nostro strumento, è una nostra forma di energia e lo faccio sia attraverso le tecniche, diciamo, cose anche non nuove che sapete, molti di voi già sanno, però magari può essere utile riepilogarle insieme, sia anche poi cercando di andare nel pratico. Cioè in pratica ho ricavato, ho cercato uno dei voli di tanti anni fa, di un mio percorso di apprendimento dei voli col vento, che voglio usare come strumento anche proprio per dire da Calcinate come lasciamo Campo dei Fiori, il nudo, la dinamica sul nudo, l'attraversamento del Lago Maggiore e la Val Canobina piuttosto che il Limidario e vedere insieme i comportamenti classici, adesso possiamo dire classici, i percorsi classici del volo col vento nella zona delle Alpi centrali, ok? Cioè negli ultimi 10 anni il modo di volare qua nel sud delle Alpi col vento è cambiato, ok? E in questo la CAO i soci della CAO hanno avuto un ruolo chiave. Fino a 10-15 anni fa si ragionava nel volo col vento come volo d'onda. E adesso il vento negli ultimi 10, diciamo, è stato un percorso soprattutto che ha coinvolto circa 5 anni, ok? Dal 2008, 2007-2008 al 2014. E in questo percorso un momento importante è stato questo volo del 2011, che è stato il primo 1000 chilometri in andata e ritorno sulle Alpi fatto con decollo dall'Italia. Questo che vedete qua è una rappresentazione grafica appunto di questo volo, però ecco qua questo già nasceva da alcune sperimentazioni fatte negli anni precedenti sulla parte più a noi vicina, ok? Cioè, ma col vento se io mi appoggio, lavoro sotto cresta, riesco ad avere delle performance migliori rispetto al volo d'onda. Io ho studiato questa parte in particolare quando cercavo di battere il record di velocità di andata e ritorno dei 300 km. Il record di andata e ritorno dei 300 km era stato fatto precedentemente in termica, in una bella giornata di termica, e io ero convinto che su quest'asse si potesse fare molto, molto di più, ok? Ma non con l'onda, perché non lo fai con l'onda le velocità dei 150-160 all'ora, se non casi molto particolari di cui poi dirò qualcosa. E quello è stato, per esempio, appunto un primo step, era il 2008-2009, facevo questi tipi di esperimenti, di esercizi in questa zona delle Alpi. E dopodiché, sempre col vento, abbiamo lavorato, abbiamo cominciato a guardare la Pusteria, abbiamo esplorato tutta la Valle del Gail e lavorata questa intorno ai 2000 metri, perché qua diciamo si lavora intorno ai 2005, mentre qua si può, non solo si può, si deve stare più in basso. Ecco, allora
ha detto, ok, adesso quindi ci può portare lì, ci può portare ai 1000 chilometri in triangolo fai, scusate, in 1000 chilometri andata e ritorno, e stiamo parlando di volo prevalentemente all'altezza delle creste, è tutt'altra roba rispetto al volo d'onda, ok? E arriviamo, vi dicevo, un percorso di pochi anni, 5-6 anni di esercizi. Nel 2014 c'è stato un giorno particolare, 2 giorni particolari, uno dei quali è stato sfruttato da più piloti, il giorno dopo, il 15 maggio, da quelli che avevano ancora l'energia per volare il giorno dopo. Okay? Perché dei 2 giorni in realtà il più forte era proprio il 15 maggio. Questo era il 14 maggio e questa qua è il gradiente barico tra nord e sud delle Alpi, e siamo a un -10, e il giorno successivo, giovedì, guardate, siamo arrivati a -12, -14, e il vento era più forte, l'energia era ancora più forte. Però adesso vi parlo di questa giornata di mercoledì 14, nella quale questi erano i piloti con i loro programmi di volo, ok? Diploma 1250 km triangolo fai, a farfalla, dichiarata un'insegna, cioè il diploma dei 1250 che fino a quel momento era stato fatto in Europa da un solo pilota a nord delle Alpi. Ok? Cioè in Europa ci sono in tanti che hanno fatto il 1000 km, in tantissimi hanno fatto il 750, il 1250 praticamente credo che a tuttora mi risulta che siamo in 3 ad averlo fatto. 2, io e Luciano l'abbiamo fatto quel giorno lì, e precedentemente c'era un pilota austriaco che l'aveva fatto a nord delle Alpi. Ugo col 15 metri dichiara un 1000 km di andata e ritorno verso est, cioè lo stesso 1000 km che vi ho fatto vedere poc'anzi. Okay? De Marchi e Peter Hartmann dichiarano 1000 km verso ovest, Cernezzi e Righini tentano un record di velocità 750 andata e ritorno verso est, e poi altri piloti, insomma eravamo molto determinati. Ecco, questo è il volo che è uscito da quella giornata, sostanzialmente poi alla fine il 1250 km l'abbiamo chiuso io e Luciano, e in virtù dell'alta velocità tenuta durante tutto il percorso io ho chiuso il 1250 alle 6 del pomeriggio. 6 del pomeriggio col vento tu hai ancora davanti 3 ore, e 3 ore col vento vuol dire 400-500 km, non vuol dire 200 km. Quel giorno lì si era rinforzato anche sera. La sera era ancora meglio. E quindi in sostanza, arrivato a chiudere i 1250 ed eravamo qua, a quel punto ho fatto necessariamente onda. Diciamo perché il costone, come avremo modo di dire, qua lo si lavora bene, ma se tu vuoi andare verso ovest non ci sono degli appoggi così facili, e quindi conviene salire. Quindi ho fatto l'onda qua al Monte Rosa e ho fatto quindi Monte Bianco e ho chiuso la sfarfallata. Sono 1000 miglia, sono 1600 e passa chilometri in OLC, che conta 6 lati, come sapete, 5 punti di virata, 6 lati, sulle regole FAI, quindi massimo 3 punti di virata, 4 lati, sono 1400 chilometri, ok? 1400 chilometri dichiarati, 1600 chilometri abbandonando le geometrie della FAI. Ecco, qua è una sintesi un po' di questo volo, no? 13 ore di volo, 1600 km, 1400 km dichiarati, diploma 1250, con una media complessiva dei 133 km all'ora su 1600 km, su 14 ore di volo, ok? E 160 km all'ora il momento più veloce, le 2-3 ore di volo più veloci, pari quota, 160 all'ora di media. Queste cose denotano un modo di volare, un'energia che solo il vento ti può dare. Non esiste un volo così, non si può fare sulle Alpi un volo così termico. Non ci sarà mai. Intanto non ci saranno mai 13 ore possibili volabili col termico, ma anche la singola ora a 133 di media per 14 ore, 13 ore, non esiste sul termico, ok? Cioè io questa introduzione, al di là di una piacevole memoria su questo percorso, questa introduzione era
per dire vale la pena, cioè diventare amici del vento, per noi che abbiamo questa fortuna di volare in aliante, vale la pena, perché vi apre delle porte che alternativamente col termico sono chiuse. Io sono stato contentissimo, lo sapete, di aver chiuso 1000 chilometri settimana scorsa in Triangolo Fai, ed è col termico un obiettivo, quello dei 1000 chilometri, difficile come è difficile farne 1500 col vento. Cioè il rapporto è quello lì, no? Cioè uno potrebbe domandarsi, ma come? Hai fatto 1600 km, sei contento per averne fatti 1000. E il termico è tutta un'altra cosa, e per il Triangolo Fai è molto difficile fare quelle geometrie col vento. Io sentivo che si sarebbe potuto chiudere prima un 1000 Fai in termica, naturalmente con il passo, con le cose, eccetera, perché col vento gli ostacoli che hai in termini di visibilità, di chiusure, di stau, eccetera, avrebbero reso questa. E quindi per me il 1000 km col termico è un po' un limite, specie se in geometria fai, come lo sono i 1500-1600 km col vento. Il rapporto è questo qui. Bene, allora io sulla base di questo dico, cerco di mettervi nelle condizioni di poter diventare confidenti nel volo col vento, ed è un percorso, ma poi è bellissima questa cosa, cioè di affrontare questo percorso, di cominciare a fare le prime prove, i primi costoni, le prime attraversate, le prime discendenze, fino gradualmente a sentirvi padroni del mezzo. Questo percorso, che non è un percorso veloce, è una delle cose affascinanti del volo a vela, no? Cioè fosse che uno va su col vento, e va via, va avanti in automatico, probabilmente non ci divertirebbe neanche. E invece c'è tutto un percorso da affrontare andando avanti per step che rende estremamente affascinante la disciplina. Allora, io qua cerco di essere un po' veloce, eventualmente se ci sono delle domande da parte vostra mi fermate voi, siete d'accordo? Allora, il vento, parlo di vento sinottico, in questo caso vuol dire vento da nord, nord-est, nord-ovest, vanno tutti bene, ok? Tutti i quadranti settentrionali. La previsione meteo è più affidabile, si può ragionare fin da diversi giorni prima, ok? Più affidabile che non la parte termica. Abbiamo più ore a disposizione. Questo qui, guardate che delle ore a disposizione è il vantaggio che dovete sentire per primo. Chi ha degli obiettivi di insegne, soprattutto dai 750 in su, e questo vale in particolare per i 1000 km, il 1000 km è difficile in termica ed è relativamente facile col vento. E questo è. Cioè, francamente, io non ne conosco nessuno di quelli che hanno fatto il 1000 km in Italia, e ce ne sono una dozzina di piloti, che hanno fatto 1000 km in Italia, nessuno ha fatto il primo 1000 km in termica. Tutti questi piloti il primo 1000 l'hanno fatto col vento. Perché è più facile. Perché per farlo con la termica devi essere o una giornata mostruosa o un pilota velocissimo. Perché hai 9 ore a disposizione. 10 se sei fortunato. E devi volare a più di 100 all'ora di media per tutto il giorno, in termica. Prendendo le termiche delle 9:30 del mattino e quelle delle 7:30 di sera. Invece col vento puoi volare anche a 90 all'ora di media. Hai 14 ore a disposizione. Anche a 85 di media si può chiudere un 1000 km. È più facile. Però questo percorso di cui parlavamo prima va affrontato, no? Fino ai 750 direi non c'è problema, si può benissimo affrontare in termica. Se però il vostro obiettivo sono i 1000, il modo più facile di farlo è col vento. Non cicla il vento, non è come una termica che un momento c'è, magari mezz'ora dopo non c'è, arrivi un momento che non c'è più. Se c'è vento, l'energia lì, su quel costone, c'è sempre. E l'aria è più pulita col vento. E quindi c'è anche una notevole ed efficace insolazione. E la parte anche termica nelle giornate col vento è anch'essa molto buona.
e si unisce alla parte del vento dandovi delle energie che nel termico da solo spesso non avete. Di notte non c'è inversione a terra e quindi la giornata anche sul piano termico parte prima. Avete maggiori scelte di fasce di lavoro. Col vento si può volare a sottocresta, si può volare a 6.000 metri, cioè capite? Avete molta più escursione, molto più range, fasce di lavoro rispetto al termico. E poi dopodiché ci sono i costoni che sono delle fasce portanti, ci sono le nubi d'onda disegnate, cioè ci sono le strade energetiche. Nello stesso tempo, come dicevamo, ci sono le turbolenze che danno fastidio, vi dà dei limiti nelle geometrie. Vi ho detto prima, con un vento difficilmente riesco a trovare un triangolo fai da 750 o da 1000 km. Perché se io vado, capito, la geometria migliore sulle Alpi per il vento è l'andata e ritorno, no? Se devo fare un triangolo, ci sono dei momenti che sono controvento. Mettiamo da parte la visibilità, che già quella può essere un problema quando io vado a nord delle Alpi. Ma anche avendo la visibilità, io ho dei sottoventi da gestire, ho dei lati che hanno delle componenti di vento contro che non siano d'aiuto. Quindi il vento, un limite è che vi riduce le possibili geometrie di volo. E poi questo fatto che, come sapete, che con lo scirocco qui c'è brutto tempo e a nord si divertono e quando c'è vento da nord hanno brutto tempo loro e noi ci divertiamo. Domani in particolare è una giornata fantastica, sarà una giornata fantastica a nord delle Alpi. Fantastica. Purtroppo siamo qua e aspettiamo il giorno dopo, ma faranno, credo, dei grandi voli domani a nord delle Alpi. Richiede più tecnica, preparazione, allenamento. Devi saperlo gestire, misurare, prevedere e prevederne il comportamento, ok? Allora non vi sto qui a annoiare sul fatto che appunto delle componenti, il vettore, il vento reale, il vento apparente, gli strumenti che abbiamo, i segni però, i segni che voi avete in abitacolo per stimare il vento sono numerosi. Lo computer innanzitutto che vi dà il vento misurato anche attraverso diverse modalità e algoritmi. Vedete anche visivamente lo scarroccio in termica, lo potete valutare. Non so, chi usa una visualizzazione grafica di palmare o di computer a zoom tali da riconoscere la traccia dell'aliante e vedere uno scarroccio dello stesso? Alzate la mano. Quindi questa tecnica dell'uso del display zoomato, in effetti io la uso spesso, la uso moltissimo col vento, la uso anche in giornate termiche, anzi io uso la funzione Thermal Page sull'LX, la pagina della termica, che automaticamente quando entro in una termica lui mi switcha il computer nella pagina Thermal Page e quindi va automaticamente a zoom massimo. Questo mi serve perché nella tecnica di centraggio della termica mi aiuta a cercare di visualizzarla, questa termica, di farmi una mappa della colonna d'aria che sale. E in questo anche la traccia che percorro nei primi 2 giri, in particolare il primo giro, mi è utile nella visualizzazione vederlo. Okay? Poi serve moltissimo nell'aggancio dell'onda, quando visualizzi a zoom pieno riesci proprio a capire e quando c'è il punto che spinge molto, vedi il variometro che sale, dai un colpo d'occhio sulla mappa zoomata e vedi dov'era quel punto. Siccome molto spesso sono geostazionari quei punti, è un riferimento importante, è il punto di massima ascendenza, l'ho visualizzato, è lì, nel caso ho bisogno so come tornarci lì, ok? Poi quando faccio la termica vedo distintamente lo scarroccio di un giro con l'altro, ok? Sono tutte situazioni che a me personalmente aiutano, poi credo che siano aspetti un po' soggettivi. Poi un confronto molto spesso quando sono in traversone, faccio un confronto fra la true airspeed
e la ground speed. Velocità rispetto al suolo, velocità vera rispetto all'aria. Da una differenza tra queste due velocità ricavo la componente di tailwind o headwind, no? Di vento sul muso o vento in coda. Questo, in pratica, lo strumento te lo fa in automatico questo calcolo e ti dà anche la componente di vento sul muso o vento in coda. Però un conto è leggere il numero così, calcolato dal computer, e un conto è vedere le due velocità e confrontarle tra loro. A volte quando io mi avvicino a un costone e stimo di avere una componente di vento in culo e quindi ritengo che quel costone mi potrà portare, questa cosa qui ce l'ho bisogno, questo delta. Io devo vedere che sto andando a 160 all'ora di anemometro, di true airspeed, ma devo vedere un 180 di ground. Ho una prevalenza di vento in culo e questo mi dà una certezza. Lì, in quel momento, perché queste sono misurazioni istantanee. Quella invece che vi dà calcolata della componente di vento in coda o sul muso è calcolata ma è su una media, tiene conto di una certa decina di secondi prima. Cioè io voglio vedere in quel momento, quando mi sto avvicinando al costone, voglio vedere di essere più veloce rispetto al terreno, rispetto all'aria, no? Va bene. Anche le stesse turbolenze. Vi ricordate, l'altro giorno vi abbiamo raccontato della Val di Susa, vi ho raccontato che siamo entrati in Val di Susa e nel costone sentivo una turbolenza di quelle, non discendenza, non i della discendenza del costone, quello è sottovento, quella è turbolenza associata a discendenza. Invece se voi sentite un comportamento nervoso dell'aliante, cioè degli scossoni, in realtà su un volo più o meno mediamente su aria come se fosse, cioè non è, cioè il variometro si muove, ma se voi faceste una media arrivate fondamentalmente come se fosse aria calma. Però sentite degli scossoni così, in questo caso il vento è parallelo al costone. Poi sta a voi decidere, stabilire se vi viene davanti o vi viene in coda, ma è sfilato, ok? È un costone che difficilmente lavorerete bene. E lì, in quel caso, dite, caspita, qui è un vento parallelo al costone. Cercate di guardare questo delta tra velocità di avanzamento all'aria e al terreno per avere una conferma di questo, e a quel punto cercate in giro una parete orientata nel senso giusto, ok? Che è quello che abbiamo fatto l'altro giorno per passare in Francia. Tra parentesi, il Grinza e Ferrero terranno, non so se oggi o probabilmente domani, un intervento proprio per il passaggio dall'Italia alla Francia, ok? Dall'Alta Val di Susa. Secondo me interessante, non solo col vento, termica, però i passaggi chiave di quella che è la nostra porta per andare in Francia, la porta più facile per andare in Francia. Vabbè, i segni sono tanti, la superficie dell'acqua è potentissima, lo spostamento della neve sulle montagne, il volo degli uccelli. In che senso il volo degli uccelli? Com'è che mi aiuta il volo degli uccelli? Ma come capisco io dove va il vento guardando un uccello che vola? Sicuramente non è sottometro al costone. Perché voi, secondo voi, siete in grado in volo di stimare lo scarroccio di un uccello? Sicuramente non è sottometro al costone, è sopravvento al costone. Più che non è che non riesci a percepire lo scarroccio di un uccello, essendo tu tra l'altro in un sistema di riferimento non fisso. Però se gli uccelli che stanno su un versante del costone, è quello il versante sopravvento. Non vanno a volare in discendenza, ok? È molto più efficace questo sistema. E le ombre delle nubi sulla neve, per esempio, si vedono benissimo. Tra l'altro, attenzione, questi segni vi danno le informazioni sul vento a diverse quote. Mi seguite? Se guardo gli uccelli che volano sul costone mi danno l'avvento sul costone. Se guardo la superficie dell'acqua mi dà informazioni sul vento a quel livello dell'acqua.
vedo le increspature, vedo la direzione e quindi riesco, e questo è molto importante, sapere, perché posso avere un sinottico che è una cosa e un vento a terra che è un'altra, e sapere qual è la direzione del vento a terra, se anche sono a 1000 metri sopra quello specchio d'acqua, può risultare importantissimo anche su un volo di costone. Dopo dobbiamo ragionarci su questo. Uno potrebbe dire, vabbè, sono 2500 metri, 3000 metri, c'ho lì quel laghetto a 1000 metri sotto, che importanza ha? Quello che conta per me è il sinottico, non è il vento a terra. Questo è vero se volate sotto cumulo, è vero se volate sopra cresta. Se dovete fare e volete fare un volo in dinamica, invece quello che succede sotto è importantissimo. E poi c'è questo concetto della mappa, così come prima dicevamo, io aggancio una termica e devo cercare di visualizzarla in qualche modo, la stessa cosa dovete fare con un costone lavorando in dinamica. Cioè questa foto ve l'ho proposta perché secondo me rappresenta bene quanto potete immaginare, quanto vi può dare, no? Cioè immaginate qui, questo qui è il Monte Tremezzo. Monte Tremezzo, nord-ovest di vento, lo vedete la direzione? È proprio nord-ovest, qui diciamo sono sopra cresta, però io posso, a parte la neve, la polvere di neve che già sostanzialmente mi visualizza il comportamento della massa d'aria, ma voi cercate sempre di guardare i costoni come se ci fosse questa roba qua, che non sempre c'è purtroppo. Purtroppo perché la neve è utile non solo per la visualizzazione che vi dà la polvere, lo spostamento, è la certezza del vento e della sua direzione, ma c'è un'altra ragione che la rende nostra alleata, la neve. Nel volo dinamico. No, più semplice di quello che dici tu. Una parete, se è innevata, è molto più scivolosa per la massa d'aria. Avrà meno asperità, avrà meno ostacoli e il vento, la dinamica corre più velocemente. Le pareti innevate, inclinate come questa o come quella del Togano, per dire, lì è dove trovi le dinamiche migliori. Paradossalmente allo scioglimento della neve vengono fuori più alberi, e comunque i primi metri vicino al terreno sono rallentati. Okay? Mi ricorda molto un volo che abbiamo fatto col Paolo in biposto. Eravamo al nord del Limidario con vento forte. Stessa il mitico Riccardi che sta scalando la classifica della Coppa Luigi Villa. Esatto, il nostro futuro campione. E neve soffiata così. Siamo passati a nord del Limidario, non c'è stato nemmeno l'accenno di una salita. Che poi te ne ho parlato anche, perché era così stranissimo che siamo tornati poi dopo, abbiamo fatto tutto il costone, non abbiamo trovato la salita, siamo tornati indietro e a rientro ne abbiamo parlato. Ed era dovuto al fatto della famosa lunghezza d'onda del vento, era in controfase col pendio. Quindi bello, è vero, però ti può fregare a volte. Cosa? Il fatto che il segno della neve soffiata a noi, ad esempio, non è stato segno di una salita certa. Non ho capito, tu hai visto la neve soffiata sul Limidario? Sì. E c'era la neve soffiata e non c'era la salita? Esattamente. Non ci credo. A meno che però, ok, no, ci posso anche credere, ma è una situazione molto particolare dove la cima della montagna viene investita dal sinottico che c'è lì e non c'è sotto. Okay? Prima ho detto, e su questa cosa ci torniamo, molto importante, quando fate un volo dinamico non conta solo e non conta tanto il sinottico, conta cosa succede sotto. E quindi lì poteva essere, cosa un po' particolare, che la neve veniva in qualche modo sollevata dal sinottico, ma che non c'era serbatoio sotto. E dopo ci torniamo su questo.
Allora voi la visualizzate la massa d'aria e cercate di capire, allora un nord-ovest, questa parte sicuramente lavora bene, appena girata questa punta, appena giro qua dietro, qui avrò probabilmente una zona meno buona, tornerà buona qua, ma qui però ho poca pendenza di costone, per cui e tra l'altro è più bassa, quindi se io lavoro in dinamica questa parete, poi non mi vado a giocare questa perché essendo più bassa non riuscirò a sfruttarla e poi soprattutto qua c'è poca pendenza. Poca pendenza significa che se il vento si muove, la massa d'aria si muove parallela al costone, scomponetela nelle due componenti. La componente verticale della massa d'aria aumenta con l'aumentare dell'inclinazione del costone. Quindi un costone poco pendente è meno interessante, ok? Quindi sostanzialmente qui il 3,5 è fatto così, che questo tratto lo riesco a sfruttare, dopodiché io qua non ho più cose su cui appoggiarmi, d'accordo? Io guardo davanti e dico dove vado. Qua conviene sostanzialmente più che spostarsi a est di qua, conviene andare, qui non si vede nella foto, ma c'è una lingua un po' più alta che si muove verso Lugano, che pur essendo bassa e quindi non la lavoro in dinamica, mi può comunque portare un po' di energia. E quindi abbiamo detto del vento, di come lo misuriamo, e a questo punto ci domandiamo, e sapete benissimo che esiste con il vento due grandi categorie di volo, il volo d'onda e il volo di dinamica, ok? Il volo dinamico. Diciamo, cerchiamo di esaminare i vantaggi e gli svantaggi dell'uno e dell'altra cosa. Passiamo in rassegna velocemente. Il volo in onda è generalmente, specie se te lo sei fatto bene il task, è più in rotta sul task. Perché il costone, devi seguire il costone, il volo con l'onda, se tu hai messo bene il task. La ground speed a parità di efficienza è maggiore, grazie alla quota. Questo l'ho messo in giallo perché è il vantaggio più importante che ha il volo d'onda. Il vantaggio più grosso è proprio questo, cioè che tu i ground speed a 300 km all'ora li puoi vedere col volo d'onda, non li puoi vedere col volo dinamico. Se per di più hai anche una componente di vento in culo, sinottico, se tu sei in alto, questo si amplifica, perché maggioranza delle volte il gradiente della velocità del vento è di aumento con la quota, e quindi tu più sei in alto, hai una componente di vento a favore e sarai ancora più veloce, come ground speed. Poi il resto, sì, non c'è turbolenza, vi consente di superare certi ostacoli orografici, ma alla fine vi anticipo la conclusione a cui siamo arrivati, che poi era anche abbastanza banale, è che per volare sulle Alpi quello che conta è lo strumento giusto, è il mix dei due. Cioè bisogna, come dire, padroneggiare, no? Impadronirsi delle tecniche del volo dinamico e del volo dell'onda e sfruttare e usare l'uno o l'altro a seconda delle vostre convenienze. Ci sono dei passaggi oggettivamente che vanno fatti con l'onda e ci sono invece delle parti di volo nelle quali siete più efficaci con la dinamica. Questa è la conclusione, ok? Questa è una foto di Jean-Marie in Patagonia, ma anche, diciamo, per venire un po' più a casa nostra, questa è una bellissima visione della Val di Susa. Siamo più o meno a verticale Susa, guardiamo verso la Francia e guardate lì, questa cosa si forma spesso, Col vento da nord-ovest si forma quella roba lì. Questa cosa qui potete scegliere di volarla a 4.000, 5.000, 6.000 metri, quello che volete, e andate verso la Francia. Qua in sostanza è un tutto dritto, stando sopra il vento a questa nube dell'onda. Sotto c'è Venaus qua, la Val di Susa, l'alta Val di Susa si propaga in questa direzione, dietro di me c'è il Rocciamelone e questo è un classico, ok? Guardate, ve la faccio vedere dall'altro lato. Qua è il ritorno dalla Francia, ok? Questo è andando verso la Francia e questo è dalla Francia tornando indietro. Questo è il Rocciamelone, qui c'è Venaus e qui c'è il vento fa così, il vento arriva da qua, casca giù in valle, rimbalza, questa è tutta la fascia portante. Okay? Vi mettete sul bordo d'attacco di questa roba qui, salite quanto volete
E questo è il sistema di volare nella nostra parte ovest della Pedemontana, perché il costone a Torino, a Balangero, Oropa, Andrate, Biella, e lì costone dove appoggiarsi non c'è. Quindi avete due modi di volare, o così oppure con i rotori. Sotto si può benissimo volare anche abbastanza bene a 1500-2000 metri, però è un volo scomodo, turbolento e neanche tanto veloce. Cioè il tratto che va da Macugnaga alla Francia andrebbe fatto, nelle giornate di vento, andrebbe fatto in onda. Se non riuscite a prendere l'onda ci si va lo stesso, però si rotola un po'. Ok? Domanda, Dicevo grazie. che quella fascia lì di salita mi rimbalzo, mi sarei aspettato Questo di vederlo più o questo? in entrambi i casi, più Sì. sull'altro versante della Perché? valle. E rimbalzo. Attenzione, questo non si genera da una dinamica, non è il risultato dell'aria che risale il costone sopravvento. Quello è il vento di caduta, è la massa d'aria che arriva dentro in Val di Susa, non c'ha più niente sotto e quindi sprofonda. Forti discendenze nella parte in qua della valle, ok? Ma la risalita è direttamente in centrovalle. Non è una risalita dovuta al sinottico che scorre e arriva fino al costone opposto. E sale verticalmente. Il rotore non scorre come scorre la massa d'aria, non c'ha scarroccio, sale in modo statico sul punto ed è una risalita di rotore. Ok? Cioè, allora mi spiego. Tu puoi andare qua dove c'è la parte innevata e farti un po' di dinamica. Probabilmente funziona, ma non sali lì. Sei oramai già sotto vento rispetto alla parte del laminare. Ok? Il laminare piuttosto lo devi andare a cercare quando sei in mezzo alla valle. Dove cercare il laminare? Di solito devi andare contro vento, non sul versante che sarebbe adatto per fare la dinamica, ma devi andare contro Venaus per cercare l'onda. E poi c'è invece il volo dinamico sotto cresta, di quello di cui abbiamo parlato. In questo caso le strade sono leggibili perché sono delle pareti, non la devi cercare l'onda, non la devi salire, e questo a seconda dei casi può richiedere tanto tempo. Io so di piloti che hanno passato delle giornate col vento a cercare di salire l'onda per poi accorgersi alla sera che si potevano fare 1000 chilometri e non ne hanno fatti neanche 300. Quindi va bene il volo d'onda, però, cioè, capito, un conto è se ci capiti dentro, ti tira su a 4 metri, allora può avere un senso, no? Ma ostinarsi necessariamente a fare volo d'onda perché non hai l'altro strumento del dinamico è limitante. A volte guardate che anche in un tema di gara, in un volo, si è veloci quando si ha le idee chiare di che cosa si farà avanti, no? Pensate un po'. Siete a Rieti, fate la partenza a 3000 metri dalle parti del Terminillo e dovete andare a Pescasseroli. Capito? Io so che c'è la strada, quella delle autostrade del Velino, no? E non è che parto cincischiando, parto già sapendo che la mia salita è fra 40 km quando arriverò nel costone dell'autostrada del Velino. E se invece voi questa conoscenza di quel territorio non l'avete, partite e siete comunque lì sul chi va là. Ma la prossima salita dove la farò? Ma forse è meglio non tirare più di tanto, stiamo un attimo conservativi. Cioè, guardate che avere un costone davanti e volare in dinamica significa sostanzialmente che voi pensate all'ottimizzazione del presente e non siete lì alla ricerca di una termica. Voi spingete come se sapeste già che la vostra prossima termica è fra 40 km e avete tutta la quota per raggiungerla. Mi spiego? E questo, guardate, che fa la differenza in termini di velocità, fa la differenza in termini di chilometri che potete fare in un giorno. Ti porta a spingere di più avere il costone di fianco che spinge col vento. Poi fa più caldo,
poi non serve l'ossigeno, ecco, questi sono dei plus. Allora, come vi ho detto, sulle Alpi, poi ci sono catene montuose come le Ande, dove non c'è confronto tra onda e dinamica. Ma invece sulle Alpi, se il vento... Cioè, ci possono essere situazioni in cui conviene volare in onda, altre in cui conviene volare in dinamica, più spesso è un mix dei due. Tutti i voli però più lunghi di 1500 km, che sono stati fatti a nord e a sud delle Alpi, sono stati fatti prevalentemente in dinamica. Voli d'onda da 1000, 1200, 1300, ma voli da oltre 1500 km sono stati fatti con una prevalenza di ore di volo sotto cresta. E quindi uno potrebbe dire, volo dinamico sui temi corti di velocità e il mix sulle grandi distanze. Guardate, vi devo confessare che è stato fatto da Alex Busca un volo significativo lo scorso autunno, perché in una giornata di vento ha fatto un volo d'onda con un tratto, in particolare dal Monte Bianco alla nostra zona, al Monte Leone. Tutto in onda intorno ai 5.000 metri, e ha fatto 2 ore e mezza di volo in questa zona ai 160 di media. E oggettivamente queste velocità con l'onda non si erano mai viste. Okay? Secondo me non è una situazione facilmente replicabile, a parte che lui è un pilota veloce, molto bravo, ma non è facilmente replicabile. Cioè ci vuole quella condizione, l'onda del Monte Rosa, probabilmente appena lasci quella zona non hai più quella cosa, però lì siamo di fronte a un volo di onda con velocità medie sulle 3 ore di volo paragonabili ai migliori risultati fatti con la dinamica, perché il volo dinamico praticamente sono 160 all'ora su 3 ore. Okay? Questi sono i migliori risultati fatti sulle Alpi, e questo a 2000 metri, 2500 metri. A 6000 metri Alex ha fatto la stessa cosa in termini di risultato di velocità media, forse anche 1165, però è, ripeto, difficile secondo me ricostruire quella situazione, mentre il volo dinamico ce l'hai sempre a portata più facilmente. Ok? Ecco, questa è una rappresentazione, guardate, del volo più lungo che è stato fatto a nord delle Alpi. Questo è stato fatto un volo di circa quasi 1700 km, e questo è quello da 1630 fatto a sud delle Alpi. Guardate che qua i colori della traccia, so che non si vede benissimo, ma il colore della traccia è la quota dell'aliante. Il verde vuol dire basso, il blu vuol dire alto. Guardate, di questo volo qua circa un'ora e mezza è stata fatta a quote elevate. Di questo volo qua, questo tratto è stato fatto a quote elevate, dopodiché ha capito di aver sbagliato e non è più ritornato su, perché è l'inizio del volo, Questo è l'inizio del volo che ha fatto l'onda. Poi è sceso, ha visto come si correva sotto, ha detto cosa sto a salire a fare, no? E questo mi sembra significativo. Ora, come sapete, queste cose vengono sempre dette da tutti. Apparentemente uno dice, ma non è possibile che non siano note a tutti, non si fa altro che dirle. Poi però ci sono invece incidenti nei quali hai la percezione che la causa è stata legata al fatto di non aver presente queste cose. Quindi, io le ridico ancora. Cioè, quello che vi dicono di volare a velocità elevate non è, serve per allontanare lo stallo, serve anche per essere più efficaci, perché la velocità è manovrabilità, è sicurezza. Oggettivamente la velocità di volo in un costone cresce con la crescita dell'intensità del vento, col crescere della turbolenza, col crescere del carico alare, col decrescere della velocità della distanza che avete sul costone. Con le lenti carichi volare sul costone a meno di 130 all'ora non serve.
Ma non esiste volare a 100 all'ora, non esiste. Neanche con quelli scarichi. No, un club scarico è un po' diverso. Se io ho una parete che mi lavora bene, che mi funziona bene, no, anche col vento, morbida, una parete che funziona vuol dire una parete che io mi sono avvicinato veloce, l'ho tastata, sono riuscito a crearmi un modello, una mappa mentale di come si muove l'aria. Vi ricordate la neve di prima? Quella neve mi faceva vedere come si muoveva l'aria. Vado vicino con l'aliante, morbido, senza turbolenza. Lì con un aliante scarico ti puoi anche permettere di andare a 100 all'ora. Con un aliante carico moderno non serve, al di là del fatto che non è opportuno, ma è anche controproducente da un punto di vista sportivo, cioè di prestazioni. Allora, a che velocità volare? Mettiamo da parte la sicurezza, abbiamo capito che dobbiamo volare veloci. Se io devo fare strada, la velocità è regolata dall'altimetro, non dal McCready. Ok? Anzi, esattamente il contrario del McCready. Siete abituati in ascendenza a rallentare, in discendenza a picchiare. Giusto? Costone è il contrario. In ascendenza spingete, se la dinamica diminuisce, rallentate. Dicevo, non mi è ben chiaro perché comunque un minimo di riserva di energia la potrò incamerare se il costone spinge tanto in quel momento. Va bene l'idea di volare a quota costante, però... Sì, ma allora devi considerare che non esiste un costone ideale, ok? Il costone, diciamo che potrebbe essere questo il profilo del costone e io sto volando appoggiato a questo costone. Vediamo se ce n'è uno che scrive un po' meglio. Va bene. Sono sotto cresta, ok? Se ho il vento la dinamica che spinge sulla parete del costone, se mi sta spingendo bene e io faccio come con la tecnica del McCready, che cabro, rallento, io a quel punto salgo molto bene, ma esco dalla parete. Se io esco fuori dalla parete, la dinamica la perdo. E quindi volo benissimo, farò tutto il costone, sfruttando quel che rimane della dinamica di qua sopra. Ma quello che è rimasto sotto e che durante quel soffione ha spinto verso il basso, ha picchiato l'aliante giù, lui sostanzialmente arriverà alla fine probabilmente leggermente più basso di me, ma ci arriva molto prima. Perché lui ha stazionato, ha transitato e ha percorso tutto il costone in una fascia con una concentrazione di energia maggiore. Ok? Quindi tu devi rimanere nella zona buona e per rimanere nella zona buona, se la dinamica diminuisce e quindi tu rischi di scendere, devi rallentare un po', se la dinamica aumenta devi spingere. Ok? Questo è un tipico... C'era un intervento? No. È un tipico comportamento dovuto ai costoni finiti come altezza, no? E devi rimanere nella zona buona di quel costone. Pensa alla Valroveto, per esempio. Pensa... E quando si dice, perché dico la velocità è regolata dall'altimetro? Perché se la quota aumenta spingi, se la quota diminuisce rallenti, no? Quello che conta è presentarsi nei costoni, nei punti dei costoni alla quota giusta nel momento giusto. Mi è capitato quest'inverno di fare dei voli col vento insieme a Marius, insieme a Menegotto e tu alla fine devi sapere la quota a cui entri, quanto ti spingerà, la quota che ti serve, perché poi il costone ideale non esiste. Un costone ideale che parte da qui e arriva a Maribor, altro 3 chilometri, tutto uguale, bello liscio, inclinato a 45 gradi, non ce l'hanno fatto, no? E quindi ci sono delle interruzioni che vanno gestite di questi costoni. Ok, se invece il mio obiettivo è quello, non di quello di fare distanza, ma di fare quota, perché ho bisogno di salire per superare un buco, allora in questo caso volo piano, no? Volo piano, dopo aver capito il costone, posso anche volare a 130 all'ora, 120 all'ora con un aliante moderno o a 100 all'ora con un club.
A carichi elevati, come ho detto prima, difficilmente si scende sotto i 130 all'ora. Il volo per assetti è questa cosa. Io ho volato con piloti diciamo che hanno tante ore e molto spesso questa non è una cosa così facile, così banale. Come nella subacquea. La subacquea, l'unica cosa difficile quando si è sott'acqua con le bombole è l'assetto. Il resto non c'è tecnica, devi solo respirare. L'unica cosa difficile sott'acqua è l'assetto. E nel volo a vela questo dell'assetto è una cosa non semplice, non scontata. Perché trovo molto spesso i piloti che hanno un comportamento di movimenti di assetti sproporzionati, non calibrati rispetto all'energia, pilotati dall'indicazione dell'anemometro piuttosto che dall'inclinazione dell'orizzonte, cioè vogliono aumentare la velocità e picchiano fino a quando la velocità non raggiunge il valore, ma non si fa così, no? Cioè se voi volate a 120 km all'ora e volete andare a 150 all'ora, voi cambiate l'assetto, ma non guardando l'anemometro. Cioè dovete cambiare semplicemente l'inclinazione dell'aliante rispetto all'orizzonte, lo dovete vedere, il vostro aliante lo dovete conoscere. Cioè se voi state volando a 120 all'ora e vi dico mettete l'assetto per 150, voi dovete fare così, ok? Punto, fermo. Dopodiché vi fermate lì e nell'arco contate fino a 15 e dovete raggiungere 150 all'ora. Se raggiungete 130 avete sbagliato, se raggiungete 180 avete sbagliato. Cioè l'aliante ha un assetto da 120, un assetto da 150, un assetto da 180 e voi dovete saperlo quell'assetto lì. Fate degli esercizi, vi mettete lì e dire, tanto a cambiare l'assetto così del cabrapicchia ci mettete una frazione di secondo e poi aspettate. Arriverà a 150? Aspettate. Ok? No, perché questa cosa di cambiare, variare assetti, al di là del fatto che non lo si fa mai pilotati dall'anemometro, ma può capitare di dover modificare l'assetto in modo molto repentino, non così come ho detto fino adesso. Questo del vento è uno di quei casi. Se volate vicino al costone è uno di quei casi. Voi dovete essere pronti anche a mettere il muso così, ok? Non è un problema. Muso così, piede verso valle, non è un problema. A questo tipo di reazione, volando vicino ai costoni, sempre naturalmente con lo spazio di fuga, non vi deve disturbare, ok? Ma io sto parlando in condizioni normali dove si sfrutta l'energia, si ottimizzano le cose, eccetera. Non esiste che uno, capito, cioè si mette lì e poi dopo si accorge, cazzo, deve cabrare perché sennò l'anemometro va. Cioè, questa cosa dovete imparare a conoscere il vostro aliante e volare per assetti. Nel caso del vento, ecco, la variazione di assetti può essere anche più drastica. E qui ve lo scrivo. Questo poi, lo sapete, non vi sto a annoiare col fatto di non di fare attenzione a non farsi trascinare sotto vento a un costone, no? Chiudere il giro solo quando, insomma, queste sono cose che avete sentito tutti 1000 volte. Allora, parlavamo prima di questo costone ideale. Come lo volete? Allora, dipende. Io devo far quota o devo far distanza? Perché se devo far quota, io il costone lo voglio soprattutto tanto alto. Vi rendete conto? Cioè se ho un costone bellissimo, bello liscio, tutto raccordato, 45, però è alto 500 metri, io salgo 500 metri e poi ho finito. Voglio un costone alto 10.000 metri se voglio fare la quota. Se invece devo fare strada, non mi serve un costone da 10.000 metri, mi basta anche 100 metri di costone, ma bello lungo, sempre infinito. Ok? Comunque quello che conta è la componente verticale della velocità. Vero, ne abbiamo parlato. La componente verticale della velocità. E quindi, ai fini della componente verticale della velocità, l'angolo che il costone ha. Qui ho il costone, qua viene il vento. Ok?
E praticamente se è così il costone, sì, un po' il vento viene spinto verso l'alto, ma la componente verticale del vento, del vettore vento, è ridicola. Qui migliora la componente sempre di più. Attenzione, se io però la parete la metto così, a un certo punto il vento che mi attacca perpendicolarmente alla parete, che fa? Fa casino. Io non la riesco a sfruttare una parete verticale. Quindi capite che è un problema di ottimizzazione? Cioè l'ideale è avere una pendenza... Esattamente, servirebbe, dice, un costone parabolico. Perché questa cosa del parabolico? Mi aiuti? Il vento, dice, viene preso dal fondo della valle e viene portato su. Era uno spunto interessante. Quando io prima vi dicevo, guardate che quando si vola in dinamica dovete guardare sotto. Molto spesso, anche se voi siete molto più in alti, conta più che il sinottico, conta anche l'orografia di quello che avete sotto. Ci torniamo su questo. Allora l'angolo al vento abbiamo capito che è importante. Ma l'angolo è non solo l'angolo del costone, ma anche se il vento, rispetto a questo costone, se il vento mi arriva perpendicolarmente, o mi arriva così o mi arriva così. È chiaro che in questo senso conviene averlo perpendicolare. Okay? La pendenza, ne abbiamo parlato, l'altezza, la superficie liscia, la neve che fa scorrere bene l'aria, sono tutte cose, no, importanti che, diciamo, voi dovete valutare quando fate un volo dinamico. E a questo punto lo dovete leggere il costone. Lo dovete comprendere. Come si muove l'aria su questo costone? Io faccio delle misurazioni, ho gli strumenti, ho i segni di cui parlavo prima e mi sono fatto una mappa mentale, ho la neve che vola, mi sono fatto una mappa mentale di come la massa d'aria si sta muovendo, ok? E a un certo punto io a quel punto dico, quel costone, ho una differenza fra ground speed e true air speed che mi dice che ho vento in culo mentre sto andando verso un costone, allora dico io approccio quel costone a 60 gradi, lo raccordo e sicuramente mi darà. Sono tutte osservazioni che fate. Poi a un certo punto andate sul concreto e misurate quel costone e vi dice lo strumento, all'aliante è uno strumento di misura. È come se fosse uno strumento di misura. E andate a misurare quello che poco prima avevate cercato di prevedere. Quello che state misurando è quello che avevate previsto o ci sono delle differenze? Se c'è concordanza, avete una mappa mentale che vi siete fatti probabilmente bene. Se c'è discordanza, se non tornano le cose, avete sbagliato la previsione. Vi siete fatti una mappa mentale sbagliata. Cioè, non so se mi seguite. Vi è chiaro questa cosa? Perché guardate che è molto importante questo. C'è un continuo confronto tra le previsioni e le risultanze empiriche, tra ciò che avete previsto e ciò che state misurando poco dopo. L'esito di questi confronti deve determinare il vostro comportamento in volo. Il comportamento in volo quindi è determinato da questo. E guardate che la cosa bella di quel percorso che vi raccontavo prima e che in quest'aula comunque in diversi hanno già provato, è che questo esercizio, questo percorso è molto divertente, nel senso che all'inizio ne sbagliate tante di previsioni e venite sorpresi e queste sorprese non sono carine. Cioè anzi devo dire è un disagio. Cioè se voi avete fatto una previsione col vento e il costone non vi dà ragione di quella previsione, dà fastidio. Non solo e non tanto perché vi dà l'informazione, la percezione che non state capendo bene la situazione, ma anche perché si originano delle turbolenze che voi non avevate previsto. Le turbolenze che non avete previsto sono fastidiose. Quelle che prevedete sono molto meno fastidiose. Se voi affrontate una parete o una sottovento dicendo ok, adesso faccio così, passo questo, appena passo questa parete sentirò
turbolenza e discendenza e poi dopo ricomincerò a salire. Fate questo ragionamento in testa, passate la parete, turbolenza, turbolenza e poi ricominciate a salire. Tutto come previsto, non vi dà fastidio. Non vi dà fastidio, non state male. Invece quello che dà fastidio è farsi sorprendere in situazioni e comportamenti della massa d'aria che non sono stato capace di prevedere. E queste situazioni, che all'inizio sono frequenti e numerose, col passare dei voli col vento diventano sempre di meno, fino a che quasi riuscite a prevedere tutto, e questo è possibile col vento, perché ha un comportamento matematico. E in questo caso più succede questo e più è piacevole volare col vento. Ecco, questo sono degli altri esempi di questa mappa mentale che vi dicevo, no? Avete un costone fatto così e cosa faccio? Come lo approccio? Lo vedete, il vento viene da qua, io sono qui e devo andare là e questo io lo sfrutto. Però attenzione, se vado qua e poi so che devo andare qua perché sono le due zone migliori, questa e qua in mezzo che faccio? Io ho una mappa mentale che mi fa vedere questi rotori o no? No, perché le freccine in volo non ci sono. Allora io le vedo queste o non le vedo? Me le visualizzo questi filetti fluidi contorti o no? Magari la prima volta non li visualizzo, mi faccio, che bello, turbolenza, non me lo aspetta, cazzo. No, invece io a un certo punto comincio a vederla, questa roba qua, la vedo a distanza, mi faccio questo, succhio, poi di colpo taglio, devio a sinistra, taglio tutta questa zona e mi raccordo, e questo è importantissimo, il modo in cui si fa questa cosa. Salgo, taglio quella parte, raccordo però con grandissimo anticipo in modo da presentarmi su quella parete già nella direzione giusta, alla distanza giusta dal costone, con la velocità giusta. Ok. E tra poco di questo vedremo insieme anche un video. Il vento Sì. non arriva perpendicolare, diciamo, all'asse della Il vento parete, è perpendicolare a questa parete, Sì, ok. ma non a questa, perché questa, Ok. essendo messa così, questa è parallela al vento. Poi il costone rigira così e quindi di nuovo il vento lavora bene. Io ho due zone del costone che lavorano bene e una zona no. Guardate, molto simile a questa rappresentazione che vedete, molto simile a questo costone è bolettone. Quando voi da est tornate verso di qua, arrivate alla prima parte, come si chiama il bollettone, quello che trovate più a est? Capanamara, ok? E poi dopo c'è se siete a quota cresta, vabbè, ma se siete appena sotto, e qui ci sono delle scelte da fare, perché a un certo punto il bollettone ci sono questi movimenti così, e uno dice, che faccio? Me lo faccio tutto l'arco oppure taglio? Mi riprendo? Anche perché se lo fate tutto, poi magari può anche essere che non c'è discendenza, però poi difficilmente vi presentate qui già giusti, perché questi giri sono giri che o voi fate a coltello, no? O se no non riuscite a raccordare bene questa parete. Cioè non è che, cosa fate? Girate di 180 gradi nel raggio di 200 metri? Cioè, questo poi, vabbè, questo è, come dire, manualità, no? Del volo sul costone. Prego. Una domanda da neofita del vento. Mi è capitato quest'inverno di volare col vento, parto dal nudo, salito bene, vado nel lago, più o meno all'altezza dei Castelli di Canero, trovo un'onda, salgo benissimo sui 3500 metri, così, poi anche a causa freddo decido di lasciare l'onda, vado avanti e ho pensato di girare dietro a nord del Tamaro, cioè guardando Locarno, perché poi volevo farmi Tamaro-Garzirola. Il vento era un nord-ovest, girato il Tamaro ero praticamente sicuro di, appoggiandomi a 1800 metri circa sotto la cresta, di trovare l'ascendenza. Invece ho trovato -5, finché non ho girato indietro e a gambe levate sono tornato giù.
Cioè, perché con un nord-ovest di Altamaro discendeva in una posizione in cui la logica diceva che doveva salire? Se tu mi dicevi 2005, 2002 era una cosa, se cominci a dirmi 1800 metri, tu sei abbondantemente sotto cresta. E lì c'è un'influenza del Lago Maggiore che non può essere trascurata. Quando tu sei tra Cannobbio e Luino, ci può essere nord-ovest, ci può essere nord-est, ci può essere nord, ma il vento lì è sempre la stessa direzione, che è quella del canale del lago. Okay? Salendo di quota si passa da un vento di fondovalle condizionato dal tunnel al vento sinottico, che può avere una direzione diversa. Nel passaggio c'è una transizione e bisogna capire, io sono in quale parte? Sono nella parte dove prevale il flusso del canale del lago o sono nella parte dove prevale il sinottico? A 1800 metri sei più vicino alla parte del lago che non alla parte del sinottico. E quindi tu lì, scusate, a 1800 metri devi aspettarti, puoi ragionevolmente aspettarti che il vento sia in asse con la valle e quindi il costone non lavora. Ok? Perché il costone è parallelo alla valle del lago. Okay? Se tu invece hai già un 2000-2002, a quel punto deve prevalere il sinottico e quindi sono certo che a 2-2-2 col nord-ovest il Tamaro ti dà. Okay? Cioè c'è un equilibrio, c'è una transizione tra il sinottico libero, in atmosfera libera, e il vento condizionato. Guarda, siamo proprio in questa slide dove vedi che dico il vento in fondo alla valle a volte può anche essere abbastanza diverso dal sinottico che c'è in libera atmosfera. Magari qua c'è un sinottico così, qui si intuba e quindi io dovrò lavorare nelle spallette che guardano verso la direzione del vento. Bravissimo, tipico della Valtellina. La lettura, allora abbiamo detto l'angolo del costone al vento, la pendenza del costone, l'altezza, la superficie liscia o no, quanto è lungo, ma mancano ancora i due parametri, Antonio, ah sì giusto, tu stai traducendo, i due parametri più importanti. I due parametri più importanti sono l'orografia alla base del costone, cioè questo che c'è sotto, quello che diceva prima Antonio, no? Della parabola, no? La parabola, che il costone nella parte bassa sia bello raccordato. Magari tu sei qua, 2000 metri sopra, ma quel raccordo che c'è sotto è molto importante. Perché voi provate a ragionare così. Allora, noi mettiamoci su un costone, fate conto che questo muro è il costone, e quindi un po' inclinato così, e siamo qua, no? Io sono, se sto lavorando bene, abbastanza vicino alla cresta. La cresta è poco più su rispetto a me. E quindi praticamente sono quasi, si può dire, in libera atmosfera. Potrei ragionare sul sinottico. Il sinottico è perpendicolare a questo costone. Cazzo me ne frega di cosa c'ho sotto. È perfetto. Sono libero. C'ho la parete qua, c'ho il vento che mi arriva da sinistra. Perché devo guardare sotto? Perché il vento che mi arriva da sinistra, se dovessi andare avanti su questo costone per il sinottico che ho qua, a questo livello di volo a cui sto volando, non mi serve. Perché nel momento in cui arriva sul costone mi fa solo casino. Quello che ho bisogno è la preparazione sotto. È come una termica. La termica, belle, sono quelle che hanno un'origine dal basso, bella. E allora io devo avere il raccordo sotto della parete, un cucchiaio che mi spinge tutta l'aria verso l'alto. Quello di cui ho bisogno io non è la componente orizzontale del vento, è la componente verticale. La componente verticale mi arriva da sotto, non mi arriva dal sinottico che ho di fianco, è chiaro? Quindi io quando volo su questo costone guardo guardo 3/4 avanti e cerco di crearmi la mappa mentale del costone che ho lì. Devo guardare lì, devo capire che raccordi ha. Dunque, ma come si raccorda su questa parete?
ci sono degli ostacoli durante la salita del vento, come spingerà, è una continua visualizzazione nella quale non conta tanto, anche questo, non conta tanto la forma del costone che ho davanti e di fianco alla quale volerò, ma conta cosa c'è sotto, perché quello è il suo serbatoio di energia. E l'altro aspetto è l'orografia sopravvento al costone. Cioè io sono sempre su questo costone, a 2000 metri, il costone 2003, sotto un bel cucchiaione, ma 5 km, 7, 8 km più a nord c'è una parete di 3000 metri. Sarà anche bello il cucchiaione che c'ho sotto, ma come fa il vento sinottico a superare quella parete da 3000 metri che è a 7 km lì, a scendere, riorganizzarsi in modo più o meno lineare e alimentare questo cucchiaione che c'ho sotto? Cioè, capite che se io sopravvento vuol dire, quando dico sopravvento al costone, non intendo sotto lì, intendo qualche chilometro più a monte rispetto al vento. Se là sopra c'ho ombre, ostacoli che magari sono addirittura più alti della parete dove sto volando io, allora o c'è una separazione sufficiente perché il vento sinottico si riorganizzi e riacquisisca una sua laminarità di comportamento e quindi riesca di nuovo ad alimentare quei cucchiai che ho sotto della montagna. Se no, se le distanze sono queste, io ho una situazione disturbata, no? E in questa distanza, la separazione necessaria dipende dall'intensità del vento. Maggiore è la forza del vento e più bisogna che siano distanti le due catene montuose perché io abbia il costone che lavori bene. Ok? E questa cosa tra poco la vediamo anche in un video. Ecco, quindi queste cose è quello che vi ho raccontato. Allora, bisogna spesso guardare il sopravvento e aggiornare continuamente la mappa mentale del movimento della massa d'aria. Barra in avanti, ok, sapete che bisogna aumentare la propria sicurezza con questa, rendendo propria, rendendo istintiva questa manovra. A me è capitato ancora di volare in biposto con piloti, c'erano momenti in cui non mi sentivo di colpo tranquillo e avrei buttato la barra in avanti e la barra non si spostava. Guardate che così ci si può fare del male. Cioè, deve essere, cioè, se voi siete vicini al terreno, in atterraggio, in decollo e nei voli in costone, non si può avere, cioè deve essere un meccanismo automatico. Se non lo sentite è meglio non avvicinarsi al costone. Barra in avanti, piede verso valle. Deve essere un vostro istinto, se non lo è, lo deve diventare. Fino a quando non lo diventa, state lontani dai costoni. Barra in avanti, piede verso valle, manovra istintiva che vi salva la vita. Quando io prima vi dicevo, non mi capita spesso, però, diciamo, una volta all'anno, diciamo, mi è capitato. Non è che io mi trattenga, se c'è bisogno, mi sono trovato anche un paio di volte a dover mettere l'aliante così, ma non è un problema, Cioè, e tra l'altro l'aliante su questo movimento del cabrapicchia risponde benissimo, istantaneamente, non altrettanto sul piede, ma su questo movimento risponde benissimo. Appena c'è una cosa, tipo, questo tipicamente non l'avevo previsto, perché se l'avessi previsto, il comportamento dell'aliante della massa d'aria, avrei cercato di fare in modo di non trovarmi nella condizione di dover picchiare così. Quindi evidentemente ho sentito, col mio strumento di misura, no, l'aliante, ho sentito una situazione diversa da quella che avevo previsto e la qualcosa mi ha suggerito di fare così, no? Va bene, capita raramente, ma è capitato, non è un problema. Tu devi però avere l'aria per fare questa cosa. In teoria questa cosa devi averla sempre, specie se percepisci che ci possa essere un rischio che la tua previsione non sia la tua mappa
mentale della massa d'aria non sia attendibile. Ok? Ecco, raccordare le geometrie del costone e modulare la velocità con grande anticipo. Questa è un'altra cosa che vedo che all'inizio nel lavoro di costone non viene naturale. Guardate, è un po' come chi fa slalom con gli sci sui paletti. Lo sapete, no? Il concetto dell'anticipare le traiettorie. È un costone che uno deve raccordare e ci vuole molto più anticipo di quello che potete pensare. Cioè su quel costone di prima, se io volevo presentarmi in quella parete, parallelo alla parete, alla velocità giusta, ci dovevo pensare svariate manciate di secondi prima. Non è che arrivo lì, c'è un costone così, ok? Io arrivo da qua, arrivo lì, quando sono in questo punto allora mi dico che devo girare, perché nel tempo che giro gli sono già andato lontano e magari mi sono perso la sua energia. Allora si attaccano i costoni tra i 30 e i 60 gradi, non perpendicolarmente, si raccorda in modo tale da avere un ampio margine, si misura, ok? Si sente il costone, la massa d'aria, si regolano i margini. Sempre l'aria sufficiente per portare la barra in avanti, col sole basso naturalmente è un casino, cioè l'avrete tutti sperimentato, non si vede più niente. E quindi un lavoro fatto bene sul costone col sole in faccia non si riesce a fare, perché non riuscite a stimare la distanza sul costone. Questa cosa va pianificata e va tenuta conto in un task, perché se io ho un task dove le prime ore della giornata, questo vale solo all'alba e al tramonto, cioè le prime ore della giornata e le ultime, io oggettivamente col sole che voi avete lì davanti così, il costone qua, praticamente, per non parlare del fatto che in alcuni punti addirittura il costone può fare ombra a se stesso, tra sole contro e costone in ombra è proprio il nulla, potrebbe esserci qualunque cosa, non la vedete. Ecco, e poi avrete probabilmente spesso sentito parlare dell'opportunità, per non dire la necessità, di prendervi dei margini maggiori se il terreno, se il pendio, se il costone è meno pendente. È vero? Cosa vuol dire questa cosa? Perché secondo voi con un costone meno pendente bisogna avere più margine? Se prendo una discendenza, forte, forse non riesco ad allontanarmi. Ma quindi quando si dice prendere più margine, significa, secondo voi cosa significa? Avere più aria? Cosa vuol dire prendere più margine? Qua dice cercate di avere almeno 80-100 metri sul terreno. Ma questo cioè, francamente vorrei avere 80 metri anche se il costone fosse più pendente, no? 80 metri è poco di filo perché sta più lontano. Bravo, eccolo lì, è lì che volevo arrivare. In pratica, se io voglio avere questa separazione dal terreno, che considero minima per me, questa separazione va bene qui e va bene anche con i costoni più pendenti. Ma la differenza fondamentale è che se io ho un costone pendente così, ok, per avere quella distanza sul terreno, io ho l'ala attaccata al costone, lo vedete? Se invece il costone si sdraia, io ho sempre lo stesso margine di sicurezza, ma rispetto al costone sono a 300 metri di distanza. Quindi quando si dice più margine non si intende più aria sotto, si intende più lontani dal costone, perché è un costone sdraiato e non posso mettere l'ala sul costone, perché se metto l'ala sul costone su un costone sdraiato ho la pancia che è praticamente sotto, c'ho 10 metri, ok? È chiaro, no, questa cosa? Quindi l'importante è, chiaritevi un attimo, voi usate come parametro di riferimento di guardare la distanza che avete dall'aliante al costone o cercate di stimare l'aria che avete sotto? Perché se usate il parametro dell'ala sul costone, dovete cambiare completamente la misura di riferimento a seconda di quanto il costone è pendente. Vi è chiaro, no? Poi ci sarebbe anche un'altra ragione del fatto che rende il costone poco pendente un pochino più insidioso, a parte il fatto che spinge meno.
ma poi la presenza di eventuali ostacoli o avvallamenti su un costone molto pendente che io ho sotto di me sdraiato così, cioè capite, lì sotto ci può essere qualunque roba, un albero, una cosa, ma tra il cucchiaio sotto e il sinottico che mi arriva di fianco, con la grande pendenza che c'è, è difficile che quell'albero faccia ombra a me, al vento per me. Se invece il costone è poco pendente, io un disturbo di questi alberi in termini di ombra e di turbolenza del vento ce l'avrò per diverse centinaia o decine almeno di metri sopra a monte di quell'ostacolo. È chiaro, no? Va bene, questo mi sembrava una cosa non così banale da mettere in evidenza. Niente, se siete sotto vento a una cresta è semplicissimo, basta andare nella direzione del vento. Vi mettete al sicuro, prendete aria sotto la pancia e vi avvicinate anche all'ascendenza. Perché le ascendenze seguono tutti i giorni di vento, se voi vi allontanate da un costone col vento in culo, nell'arco di breve trovate il rotore, l'ascendenza. Ok? Una slide sulla salita in rotore. Ecco, diciamo qua, anche su questo io ho riscontrato chi affronta i rotori le prime volte ha un comportamento simile a quello che ha in una termica normale, ma così non si sale bene, ok? I rotori vanno lavorati come se fossero delle termiche potentissime, lo sono peraltro, e quindi i comandi è facile che debbano andare a fondo corsa, cioè questa è un'altra cosa, un principio generale, la sensibilità e la delicatezza di pilotaggio deve andare in proporzione, anzi in inversa proporzione con le energie in gioco che ci sono nell'atmosfera. Se voi siete in una giornata col metro, il pilotaggio deve essere estremamente delicato. Se voi dovete centrare un 3,5 metri, un 4 metri, che è una tipica situazione di rotore, anzi a volte anche di più, non importa il pilotaggino, le cose, cioè potete sbattere la barra da una parte all'altra e anche e soprattutto i piedi a fondo corsa. La cosa importante è entrare nel nocciolo e rimanerci, perché la quantità di energia che perdete con i comandi a fondo corsa è niente in confronto alla energia che perdete a non rimanere in quel nocciolo, ok? Ma quindi gli angoli di bank, cioè è tutto amplificato. Le correzioni vanno fatte verso il vento, ok? E un rotore è difficile che abbia, come succede spesso in termica, che tu ti metti lì e poi non fai più niente, va su. Il rotore va continuamente corretto. E dove li cerco sti rotori? Abbiamo parlato, abbiamo detto qualcosa, no? Quando abbiamo parlato della Val di Susa, il vento che arrivava dal nord-ovest cascava giù dentro nella valle, hop, e poi torna su. Sopravvento al crinale si guarda verso dove viene il vento ed è il volo dinamico. L'abbiamo detto prima, guardo verso dove viene il vento, sia lontano sia vicino. Cucchiaio sotto, ombra eventuale che ho sopravvento a qualche chilometro di distanza. Se sono sottovento, se malauguratamente sono sottovento a un costone, devo guardare verso dove va il vento, non verso dove viene. E devo cercare un buco. Guardando verso dove va il vento devo vedere un buco. Se c'è un buco, c'è un rotore. Cioè deve esserci un buco. La Val di Susa è il buco dove è caduto quel vento sinottico. Ok? Pensate dove sono i rotori per fare l'onda. Pensate. Sono tutti dove sono dei buchi. Si fa onda nella Valle di Domodossola. Arriva giù il vento da Monteleone, dal Passo del Sempione, e casca giù nella vallata di Domodossola, Masera. Si fa onda all'Edù, vero o no? Arriva il vento dall'Edù e c'è il lago, un più grande di quello, di buco. Arriva giù sul nord, sull'alto lago di Como,
e lì crea rotori e l'onda tra il Legnone e l'Edù. Come si chiama? Poschiavo, no? Entri dentro in Valtellina dopo lo Spluga alle Vasche. Alle Vasche è un punto d'aggancio dell'onda. Avete presente cosa c'è lì sopra? Il buco della Valtellina lì, no? Ditemi qualche altro punto classico dell'onda. Un po' più davanti. Peio. Ops, scusate. A Peio c'è proprio la cascata lì dentro nella Val di Sole, nella Val di Peio. Cioè i rotori si formano dove ci sono i buchi e dove il vento casca. Ok? E quindi io ho bisogno di un rotore, guardo e cerco guardando verso dove va il vento. Devo vedere che abbia abbastanza sfogo, spazio libero. Ok, adesso per riassumere un po' queste cose che abbiamo visto insieme di technicality, vi ho preparato questo video di un paio di minuti, che è di un volo che abbiamo fatto quest'inverno io e Marius. Allora intanto io vi racconto, dobbiamo fare una classica, una cosa che potremo fare poi insieme, potrete fare tutti sabato o più probabilmente domenica. Questo è il Monte Limidario, qui c'è il Lago Maggiore, ok? Qua abbiamo... No. Qui abbiamo Lago Maggiore, qui c'è Campo dei Fiori, no? Qui noi siamo qua sotto, Luino qua. Questa è la Centovalli Val Vigezzo, qua c'è Santa Maria Maggiore e questa qui è la valle che porta a Masera, ok? Masera è questo qua che vedo sullo sfondo è il passo del Sempione. Allora, adesso volevo fare una panoramica con voi qua. In tanti avete fatto il limidario in dinamica ed è una delle pareti che lavorano meglio insieme al Togano di questa valle, vero? E io per capirlo, per rendermi conto di questo, non devo guardare tanto la parete, devo guardare cosa c'è sopra il vento. Questa è una montagna alta, ma andando e tornando verso il Lago Maggiore, guardate cosa succede qua alle pareti. Lo vedete come si abbassa? Il campo è libero. L'area da nord-ovest qui è ostacolata, ma in questa parte è libera. Riesce a organizzarsi. Qui la valle è spaziosa, è ampia. Tutto il crinale che io ho dietro, qua, lo vedete questo crinale che parte da Locarno e sale su? Lavora bene a 1600 metri. Ma questo è possibile solo in virtù del fatto che sopravvento è tutto libero, lo vedete? Se io avessi quella parete lì, nella parte di qua, io non potrei attaccare la Centovalli a 1500 metri. Non funzionerebbe. E questo se ne accorge guardando sopravvento più che sul costone, ok? Questa è una parete che si affronta, dicevo, arrivando dal Tamaro, attraversando il Lago Maggiore, si affronta a 1600. Va bene 1500, va bene 1700 e lavora benissimo e non sono tante le pareti in alta montagna a 1500 che lavorano bene in dinamica, perché c'è sempre qualche sopravvento che dà fastidio e questo invece è libero. Ma scusate, il Togano com'è che lavora così bene? Perché se tu ti metti sul Togano e guardi verso nord-ovest, non c'è un ostacolo per decine di chilometri, ok? È tutto libero. Certo, poi a un certo punto a 30-25 km di distanza c'è roba da 3000 metri, ma è lontano e il vento fa in tempo ad andare giù, riorganizzarsi sulla valle e lavora la parte bassa del Togano, il cucchiaio. Ok. Adesso andiamo avanti e vediamo questo esercizio che abbiamo fatto io e Marius. Lui era dietro e pilotava lui. Allora, guardate, il costone è sotto, lo vedete questo? Questo sta lavorando bene. Allora, cosa vuol dire nord-ovest? Vuol dire che il vento
arriva così, non è perpendicolare, è quasi perpendicolare alla parete che stiamo facendo adesso, che infatti questa parete è orientata verso sud-ovest, ma non è perpendicolare alla parete che vedete qui davanti. Questa parete, quella che la vedete, questa roccia con la parte scura, questa parete che va da qua a qua è orientata sud-est-nord-ovest. Questa è orientata sud-est-nord-ovest. E quindi se io ho un vento da nord-ovest è abbastanza parallelo, ok? Quindi io da qua mi rendo conto che questa parete sulla quale sono sta funzionando molto bene, perché qua c'ho il variometro, lo vedete a fondo scala? Ok, qui sono a fondo scala, sta funzionando bene, te credo perpendicolare nord-ovest. Non solo, io guardo e dico cosa sopravvivere, qui c'è un sacco di strada libera e tra l'altro l'alimentazione di questa parte sotto arriva sia dal vento che viene canalizzato lungo il fondovalle di Santa Maria Maggiore, sia dalla parte che riesce a scavallare da qua, perché qua si abbassano i crinali e quindi è un costone che si alimenta da più fonti. Benissimo. Però dico, se questo è nord-ovest come è, io su questa parete qua davanti dei dubbi ce li ho. Eppure a volte funziona lo stesso bene. Cioè funziona lo stesso, anche se è parallelo al vento. E allora vi chiedo come mai. A volte funziona anche se io faccio il ragionamento, nord-ovest, ma qua è sfilato, dovrei arrivare su quel costone e sentire turbolenza di quelle nervose. Eppure funziona, perché non comanda il vento sinottico, comanda il vento che c'è sotto. Quindi se veramente l'approvvigionamento di aria sotto è buono, ed è buono al punto che qua spinge verso l'alto così, qui a un certo punto, in sostanza, la massa d'aria che arriva, qua potrà anche arrivare alla quota a cui volo, diciamo, potrà arrivargli anche storto su questa parete, cioè parallelo alla parete. Ma se io da sotto ho aria che sale, voi capite che la parete potrebbe funzionare non in virtù del suo orientamento sul sinottico, ma in virtù dell'approvvigionamento di aria che arriva da sotto. Però questo Alberto non lo puoi prevedere. Esatto, bravo. Non è scontato, questa cosa non è così matematica, perché io non ho strumenti facili per misurare il convogliamento di aria che ho da qua sotto. E quindi qua nello specifico teniamo un atteggiamento prudente, cioè io gli dico questa parete qua non me la fare perché col nord-ovest non sono certo che possa funzionare. Posso dobbiamo tagliare? Questa non fa. La 001. E mi riferisco a questa qua. Ok, sì. Allora, in anticipo, siamo ancora vario positivo, spinge ancora la parete, ma in anticipo, flap 0 o meno 1, 150 all'ora, cioè non posso aspettare di sentire una parete che non lavora più per dire ma allora accelero un po'. Bisogna giocare tutto un esercizio di lavoro di anticipo. Questa perché un po' di strisciata. Però appena siamo là vuol dire qua. Appena siamo là vuol dire qua. Ok, qui abbiamo praticamente un sinottico con una componente sul muso, ok? Frontale, nord-ovest. Però gli dico, appena siamo là, me la raccordi, ma vuol dire prima di essere là. Perché io, se è vero che è un nord-ovest, guardate come è libero il campo qua, tutto libero. Non esiste, questa parete qua, appena giro dietro, sarà fantastica, non c'è dubbio. Ma tu non puoi arrivare lì, adesso siamo in quella zona un po', come dire, con l'ombra, un po' sfilati, un po' paralleli al vento. Se questo costone funziona come dicevo grazie all'alimentazione sotto, ma comunque un po' di turbolenza ve la dà, perché il sinottico è parallelo, ok? Quindi non è l'ideale. Siamo in una situazione in cui sei portato a volare veloce, 160 all'ora. Non ti puoi presentare lì a 160 all'ora, nel punto buono. E devi cominciare almeno
800 metri, 1 chilometro prima a prepararti. Non ho più il volume. Abbiamo visto un po' più alto. Ok, qua avvicinati di qua, è molto bello. Rallenta, Tutto prima. Guardate il vario, adesso esplode. Adesso il vario va a fondo scala. Ma tu devi averlo saputo prima. Cioè, capite? Non puoi arrivare lì, vedere il vario a fondo scala, ma allora conviene rallentare, no? Dimmi. Sei sempre sopra cresta, però. Beh, sopra cresta dipende. Quel punto lì, prima, No. sul costone principale. Allora, adesso siamo all'altezza della cresta, ma perché abbiamo fatto tutta la parete salendo. Noi abbiamo cominciato il costone con 1600 e questa è una montagna da 2000 metri. Noi eravamo completamente sotto cresta. Ok? Ci siamo saliti sopra. Non ti verrebbe da stare più basso lì? No, allora, bravo, bella domanda. Secondo quello che vi ho detto prima, se spinge a 5 metri il vario dovrei spingere. Ma non è una parete ideale che va da qua alla Val di Susa. Cioè sostanzialmente qui il limidario purtroppo, come vedete, finisce. Finisce il limidario e dov'è la prossima parete su cui mi posso appoggiare? È questa qua. Quindi, giusta la domanda, se quella parete fosse andata avanti io dovevo spingere qua. Ma la parete finisce, quindi io devo cercare, l'ideale qua è di uscire con i 2004 per 2003, 2004 per poi raccordarsi alla parete del Togano, questa qua davanti. Okay? Qui non andresti a sinistra appoggiandoti ai crinoli interni, ma ti... No, adesso magari vediamo qualcosa meglio andando avanti. Tu devi arrivare alla velocità giusta, all'assetto giusto, col flap giusto, sul punti che spingono. Qui non ci si poteva permettere di non sfruttarla al massimo questa parete, se no ti tocca fare degli 8. Non la puoi lasciare a 2000 metri questa. Andiamo avanti. Vabbè. Se questo finale che porterà ora. E vabbè, e poi dopo, questo era per vedere appunto insieme un tratto e anche per, come dire, mettere in pratica tante cose, no, che abbiamo visto poco fa. Adesso stiamo sempre parlando di un volo col vento, però abbiamo parlato del costone, del rotore, ma c'è il volo planato senza un costone di fianco, no? E questo è importantissimo, perché voi sapete che il vento è così bello nelle sue ascendenze, nei costoni, nell'onda, come è anche estremamente cattivo nelle discendenze. E quindi non vi potete far sorprendere. E il volo planato, quindi da un costone all'altro, da un punto, da una fascia di lavoro buona alla successiva, da un'onda all'altra, va fatto con certi crismi. Maniacale ricerca di segni delle fasce portanti, ricerca coi segni, no, visivi, con il variometro, perché io molte delle cose che vi racconto nascono anche dalle esperienze dei voli fatti in biposto, no? Dove ho imparato a vedere i comportamenti classici, gli errori classici o le difficoltà classiche che i piloti incontrano. E una di queste, ho parlato di diverse di queste in questa pomeriggio, un'altra di queste è il fatto che quando si vola senza un costone, senza un punto di riferimento, col vento, può capitare comunque di entrare in una fascia portante, che può essere l'intorno di un rotore, può essere invece già anche magari un laminare. E il comportamento per me naturale, così come quello quando sento qualcosa che non va, di portare la barra in avanti, per una questione di sicurezza, invece il comportamento naturale che mi viene istintivo durante un traversone, quando sento il netto che comincia a aumentare, è quello di muovere la prua verso il vento, di muovere la prua dell'aliante verso la direzione dalla quale viene il vento. È così, ma questo non può, è istintivo.
Cioè non esiste che voi state lavorando, perché nelle Alpi molto spesso si vola col vento al traverso. Perché abbiamo detto che col vento i temi sono est-ovest. Il vento viene da nord, quindi avete il vento di traverso, giusto? Quando c'è l'ascendenza, subito. Allora, lentamente, perché non stiamo parlando del rotore, lentamente io comincio a muovere il muso verso il vento e sono già pronto a tornare indietro. Non è che questo significa che sto cercando di agganciare una termica, ma devo far così. E nel fare così comincia l'angolo, 10 gradi, 20 gradi, 30 gradi, 40, 50. Intanto devo sentire cosa fa il netto, che valore sto misurando. Ci sono i 5 metri e sto misurando 1,05, non mi passa neanche per la testa di mettermi a girare, ma così lo faccio lo stesso. Non è che se fai così vuol dire che devi girare, no? Io parto facendo così, sapendo che è quasi sicuro che ancora prima di arrivare ai 60 gradi di inclinazione già ritorno sul mio asse, sulla mia rotta. Invece è 1,5 m, 2, allora a quel punto comincio a dire, va bene, dipende da cosa succede. È 1,5 m in crescendo, conta il valore assoluto, conta il gradiente, conta come cambia nel tempo. Sento il valore, ho la percezione di entrare in qualcosa di significativo e poi mi serve quota o no? Cioè, capite, sono tante le cose per capire se vale la pena. Però in ogni caso un raccordo che serve per sondare l'aria e ragionevolmente portarsi più sopravvento e non il contrario, no? Questa cosa va sempre fatta. Una domanda che ti volevo fare prima, che mi ricorda un volo che abbiamo fatto assieme, dove a Val di Sole, costone sud, col vento a un certo punto il costone diventa sempre più basso e non portava più. Andando verso est. Andando verso est. Okay. Cosa è successo? Decisione, eravamo con Luciano anche, decisione, hai virato verso nord e sei andato dritto sotto vento perché avevi visto un rotore, giusto? Allora, ecco, io ho difficoltà a prendere questo tipo di decisioni perché non so mai, anche se vedo il baffetto, non so mai quel rotore lì, qual è la quota giusta, minima, dove agganciarlo. Perché se non lo aggancio, allora sono veramente nei casini. Ma, okay. Perché ho perso quota a andarci, bene. quota a cercarlo e... Chiaro. Okay. Ma allora, lui sta prendendo in considerazione, visualizzate questa cosa, abbiamo passato l'Adamello, abbiamo passato il Passo del Tonale, stiamo andando verso le Dolomiti. Il costone scende del versante sud, quello che dalla Val di Sole porta verso Madonna di Campiglio, no? Arriva giù a Malé che praticamente sei per terra, no? Quindi se tu hai passato il tonale con 2,7 e hai la dinamica sull'Adamello, arrivato a Vermiglio, dopo non c'è più, perché il crinale ti scivola sotto i piedi. Quindi non puoi più contare su un volo dinamico in quel caso. E allora, ho la quota che mi consente di arrivare sulle Dolomiti? Se la risposta è no, devo gestirmi l'attraversamento da qui alla prossima parete. E la prossima parete non è vicino. E quindi lì, in quell'occasione, avrò ritenuto di passare sul lato nord senza più fare un lavoro di dinamica, perché non c'era più la parete, ma facendo un lavoro a quel punto di rotori. Allora, intanto intendiamoci, quando c'è vento e finché c'è vento c'è speranza. Fidatevi. Io non ho mai fatto, anche col motore diciamo, ma un'accensione col vento, mai fatto. Non ho mai fatto un fuoricampo col vento, perché non esiste. Come fai ad andare per terra? Se c'è il vento, nelle montagne dico, no? E c'è sempre la parete su cui appoggiarsi, scusa. Veramente non c'è a memoria non c'è nessun volo col vento con un fuoricampo che abbia senso, no? Non c'è senso.
Ma poi le puoi fare anche proprio brutte, le puoi fare che tu cerchi, finisce lì, peglio, baffetti, forse c'è il rotore, vado lì sotto. Mi viene adesso in mente un volo in cui mi sono infilato dentro nella Valle di Peio per cercare il rotore, non l'ho trovato, no? E ho preso e siamo usciti fuori da lì piuttosto bassi. Ma comunque non importa, cioè perdi solo del tempo. Perdi solo del tempo. Attenzione, in posti con montagne così alte, in posti in montagne così alte, il rischio qual è? Di mettersi in ombra rispetto al vento. Cioè se tu vai così basso che a un certo punto il vento lì giù non c'è più, potresti non avere più neanche l'appoggio orografico, ok? Quello sì. Allora se tu ti metti a 100 metri sopra, che so, a 100 metri sul terreno a Malé, potrebbe essere che non hai a quel punto più 200 metri su Malé, non hai più il vento per appoggiarti da nessuna parte. Però è chiaro che ragioni un attimo prima. Va bene, quindi attenzione, il concetto è questo, non è che io dico, dunque, la parete è questa qua e la parete dopo è fra 30 km, banzai, 30 km devo arrivare là. Il traversone va studiato, va fatto bene, ricerca maniacale delle fasce portanti, sento l'aria, uso il netto, questo è, vabbè, insomma, poi lo sapete che è una cosa oggettivamente molto complessa e è quello che la rende anche bella. Non c'è sta roba qui del su giù col McCready. Assetto con gli alienti moderni, un atteggiamento prudente, 150 all'ora, punto. Punto. Non è che uno va, rallenta, accelera, 150 all'ora. Se io sento il netto che sale e non c'è una ragione, cioè non l'avevo previsto, ecco, quando dico non c'è una ragione vuol dire che non c'era un segno che mi ha fatto anticipare che sarebbe successo questa cosa, io non so che la cosa giusta è non reagire, perché è qualcosa di probabilmente di sporadico, provvisorio, temporaneo, di durata limitata. Non va bene, non ha senso cambiare l'assetto. Tengo l'assetto. Quando io so che arrivo nel punto e lo prevedo che lì avrò un'ascendenza, ci sono dei segni che me lo dicono, molto spesso venite sorpresi con delle ascendenze che precedono quei segni. Non reagite, ok? Non vi potete far... cazzo, tiro. Cioè, se la salita è lì, l'avete prevista lì, quelle prima sono delle finte. Si chiamano sirenette. Sono delle sirenette, ok? Quella giusta è quella dopo. Questo qua vale anche col termico, non solo col vento. Volare per assetti cercando di anticipare. Guardate che se voi cabrate quando il vario sale è già sbagliato, ok? Se voi picchiate quando il vario scende siete già in ritardo. Cioè in pratica un comportamento così, come dice il McCready, è controproducente. O siete capaci di anticipare, e allora può avere un senso di anticipare, o se no tanto vale volare a assetto costante. Piuttosto che essere lenti su una discendenza, è molto meglio avere un assetto costante. Qua poi, attenzione, qui lo dico e qui lo nego nel senso che poi a volte mi rimprovero io stesso di non seguire questo suggerimento, questo insegnamento che vi sto dicendo. Cioè sono molte le volte in cui purtroppo anche non riesco a mantenere l'assetto e dopo mi pento. È rarissimo che io segua e poi dico ho fatto bene. No, ho fatto bene solo quando ho anticipato il vario, ho cambiato l'assetto prima e poi il vario me l'ha confermato. In quei casi lì ho fatto bene, ma sono più difficili. Presuppongono questa capacità di previsione, di anticipazione della massa d'aria, del comportamento della massa d'aria che avete davanti. È un po' un'arte, è difficile, è bellissimo cercare di migliorare questa capacità previsionale. Sondare l'aria nelle ascendenze con cambi di direzione cominciando contro il vento, quello che vi dicevo prima. Chiudere il giro solo se serve quota e solo se l'ascendenza
è di valore assoluto significativo rispetto alle vostre esigenze e avete bisogno di salire. Ancor più che nel volo termico, con il vento il traversone non significa muoversi da A a B in linea retta, ma possono essere necessari delle deviazioni di percorso molto significative. Allora siamo partiti questo pomeriggio nel raccontare che col vento si possono fare anche proprio da questo aeroporto più di 1600 km. Al punto, e questo è un percorso che, come vi dicevo, un po' di sperimentazione, di volo sotto cresta che è cominciato 10 anni fa, no? E al punto che adesso, adesso quando si parla del volo classico col vento nelle nostre Alpi, si intende questo, non si intende più il volo d'onda. Questa è una traccia di un tema di gara fatto in un campionato italiano qua a Calcinate, nel quale, vedete, il percorso classico da Domodossola al Passo Palade è stato spazzolato da tutti gli altri partecipanti a questa prova. Una prova, tra l'altro, in una bellissima giornata di vento, 750 km assegnati e tutti hanno chiuso il task, ok? Tutti i piloti, con medie tra i 130 e i 160 all'ora. Volando, volando, nessuno ha fatto onda, anche perché era vietato, ma se fosse stato possibile, chi avesse fatto onda sarebbe andato più piano, perché il modo di volare è questo qui. E questa a questo punto è diventata la classica del volo col vento, la classica, dove si vola tra il Togano e il Limidario, dove si lascia il Limidario e si passa sul Legnone, sul Tamaro, o più efficacemente anche al di fuori, scusate qua, al di fuori del Tamaro, sì, qua, al di fuori del Tamaro. Madonna, scusa, è partito. Abbiamo l'attraversamento del lago di Como, abbiamo il Monte Legnone, okay, il Garzirola, il Monte Legnone, e a questo punto tutta la Valtellina, che la si può lavorare nella parete che guarda verso nord. Ma questo non finisce a Edolo, si può andare avanti sulla D'Amello, e qui veniamo alla domanda di Albertino che diceva: ma qui il costone scende, che faccio quando il costone scende? Infatti vedete che qua, qualcuno ha scelto di andare sopravvento alla parete della Val Venosta, Val d'Ultimo, invece che rimanere sul lago di Clest, no? Questa è un'altra scelta, diciamo un po' azzardata, che però in quell'occasione ha funzionato molto bene. Era Pavesi questo qua. Ha pagata molto bene. Era pavesino. Ma lei più o meno? La cresta sotto lavora finché tu sei sotto la cresta. 100 metri sopra la parete. Se tu sei sopra la cresta è inutile stare sulla cresta. Conviene a quel punto, quando non hai più la parete di fianco. Allora, se voi avete il terreno vicino, pilota il terreno. Se avete il terreno lontano, pilota il cielo. E quindi basta, non guardo più le pareti. Io devo guardare il cielo, devo cercare i segni, e molto spesso sono in centrovalle. In centrovalle, ok? Se guardi qua, fino a qua ci siamo tenuti sul costone, dopodiché si va a cercare i segni. Lui molto spesso proprio, adesso qua perché poi c'era vento, c'era i 3000 metri in dinamica, ma se no il centrovalle molto spesso ci sono le salite forti. Le salite più forti sono nel centrovalle, ma se tu vuoi andare dritto senza salire, stai sul costone, ok? Se hai bisogno di salire, la salita la cerchi in centrovalle, vuol dire sottovento ai costoni, ok? Se tu hai bisogno di salire, cerchi in centrovalle. Se tu vuoi andare dritto veloce, cerchi di avere una parete su cui appoggiarti. Fatemi andare avanti. Due parole giusto per dire i sogni, no? Che bisogna fare, che ciascuno di voi fa, e vi dovete porre degli obiettivi anche per il volo col vento, anche in funzione della vostra esperienza. Dal mio punto di vista una cosa molto bella che si può fare solo grazie al vento è il diploma dei 1500 km dichiarati. Questa cosa che non è stata fatta ancora
da nessuno in Europa, è alla portata, da qua, da Calcinate, con una giornata di vento si può fare. E questo è un bel obiettivo. Record di velocità a distanza e andata e ritorno. Questo asse che vedete, che va praticamente... Record europeo di andata e ritorno, 1150 km della classe Open. Partenza da Cisore, Domodossola, punto di virata a Maribor e ritorno. 1550 km su 3 punti di virata, tema dichiarato. Questo sarebbe un record europeo di distanza. Su 3 punti di virata. Io ho fatto 1400 con quel volo là su 3 punti di virata per fare il record europeo 150 km in più. Ok? Domando una anche senza microfono, ma vai sempre a est, mai a ovest? No, a ovest queste distanze qua finisce ai Pirenei. Quindi sì. Domani vi vorrei raccontare come mai e come sono arrivato a questa geometria di volo. Perché io ho girato piloni, questo qua, lo vedete questo? Ecco, io ho girato qua per fare i miei voli più lunghi verso est, che è un po' oltre Petzen. Comunque, diciamo, ho girato questo e mi sono sempre interrogato sull'opportunità, sulla possibilità di arrivare fino a Maribor. Perché questo qua è un costone, diciamo, una parete di circa 1500 metri, cioè una montagnetta, ok? Dico, e poi soprattutto qui c'è un buco di circa 20 km senza appoggio orografico. Allora ho da una parte fatto delle prove col simulatore sotto, impostando il vento da nord e provando a fare questo tratto. E poi sono andato a vedere dei voli fatti da Maribor in giornate di vento per vedere se facevano dinamica su questa parete, no? Su questa collina. E le risposte che ho avuto, poi ve le farò vedere domani, sono positive. Per cui da qui ne ho ricavato il fatto che il volo col vento fino a Maribor si può tranquillamente fare mantenendo buone medie e buone condizioni. Ok? E domani, perché siccome domani volevo, come vi avevo accennato, volevo parlarvi, oggi abbiamo parlato del vento, ma volevo parlarvi di una programmazione, di una preparazione di un volo sportivo. Poi naturalmente ognuno deve dimensionare, no, sui propri obiettivi, perché adesso qua vedete un grande tema di andata e ritorno, ma tutto può essere convertito in un bellissimo 500 andata e ritorno, no? E non c'è bisogno a questo punto probabilmente di andare qua a Domodossola, posso pensare anche a una partenza più vicina e un bellissimo andata e ritorno col vento, per esempio, con questo pilone che è dentro nelle Dolomiti, invece di finito la Val di Sole, ho quell'appoggio finché appoggio, ok? Dopodiché non faccio le fantasie del pavesino, ma mi butto anche con i 2006-2007, se faccio 3000 è meglio, ma mi butto attraverso e qua arrivo basso, ok, c'è il nord-ovest, guardate questa parete. Esattamente. Mi faccio tutta questa parete in dinamica, pilone, a seconda della quota che ho, o rifaccio la parete o ritorno, ma io cioè come? La Valle lì come si chiama? Non so come si chiama la valle, questo è Predazzo. E questa è una possibilità, oppure sempre sul 500 Merano. Però dico, avete degli obiettivi, allora io ho per dire la velocità su 500 andata e ritorno, oppure voglio fare l'insegna dei 500 e quindi mi metto giù una farfalla. Guardate che il vento per fare queste robe qua mi consente, cioè se uno appena acquisisce un minimo di tecnicalità per il volo col vento, un 500 col vento, uno ha 13 ore a disposizione per farlo a 50 all'ora di media e può fare tutti gli errori del mondo. Per il 750 andata e ritorno, che sarebbe 750 andata e ritorno. 750 andata e ritorno, pilone qua. Ok? Il punto qua è e poi anche lì, l'obiettivo è fare i 750 andata e ritorno e chiuderli o farli veloce per cercare un record di velocità? Sono due cose diverse. Infatti Albertino ieri mi ha mandato il suo proposta di task 750 andata e ritorno e mi dice, ne ha fatti due di temi, no?
Uno con partenza dal Mascioni, Laveno, che fa tutù, e l'altro con partenza da Masera. E gli ho detto, ma la partenza da Masera ha senso solo se tu cerchi la velocità. Se tu cerchi di chiudere, se tu sei contento chiudendolo, il 150 andata e ritorno, perché devi passare un'ora ad andare fin là? Cioè, capite, è vero che da qui il task sarà più veloce, ma certamente non sarà più veloce di tanto quanto tempo impieghi ad arrivare alla partenza e alla sera dalla partenza a ritornare a casa. Ok? Cioè non puoi essere così tanto più veloce da risparmiarti il tempo che hai impiegato per arrivare fin là. Quindi questo serve se tu vuoi fare la velocità sul tratto. Se tu vuoi chiudere, così come chi fa un 1000, chi deve provare il suo primo 1000, non ha senso andare a far partire chissà dove per avere... Cioè, parti dal primo punto. Parti dal primo punto, perché l'importante è poterlo avere più ore a disposizione, avere più margine di errore. Io devo poter sbagliare tante volte e avere tempo per chiudere comunque il task. Se io passo la prima ora a non fare neanche 1 chilometro del task, per andare praticamente lassù a partire, e ti sei bruciato un'ora. Devi rinunciare a tanti errori che avresti potuto compensare, ok? E la classica per andare a Noce, una volta che siamo arrivati qui e ne abbiamo parlato, è io personalmente molte volte ho fatto, poi dipende se è nord-est o nord-ovest, ma se è nord-ovest molte volte mi sono appoggiato a queste pareti qua, delle Dolomiti. L'obiettivo chiaramente è quello di entrare dentro in Pusteria. Una volta che riesci a entrare in Pusteria, a quel punto ti riappoggi poi a questi costoni prima e a questi della Valle del Gail dopo. Però mi sono trovato a volte ad arrivare qua col vento e vedere le basi basse qua e il passaggio non semplice, anche magari per dello stau che entrava, e quindi un volo l'abbiamo fatto insieme, abbiamo dovuto fare praticamente questo percorso e poi risalire a nord per entrare da sud qua, no? Perché qua era chiuso, non si passava, nevicava, ok? Quindi dipende dalle situazioni. La classica, posso dirti, a volte anche uno arrivato qua può fare come ha fatto il Pavesi, a stare più a nord possibile per poi avere la discesa sulla Pusteria. Sappiate che in Pusteria si lavora alti anche in dinamica, perché le creste sono alte. Qui sei 2500 metri, sei un po' tiratino. Conviene avere il 2,7, 2,8, è una quota ideale per lavorare in dinamica alla Pusteria. Cambiano le cose una volta che attacchi questa valle. In questa valle il 2005 sei fin alto, 2,2, 2,3, anche 2000. Tutto questo crinale 2003, 2002, 2004 e qua la parte finale, questa parte anche i 2000 metri vanno bene. Se c'è il nord-ovest, qui c'è il nord-ovest. E il nord-ovest lavora non benissimo. Quando c'è il nord-est, questa roba qua è spaziale, no? Col nord-est che è perpendicolare, questa qui è bellissima, si vola ai 160 di media. E se c'è il nord-ovest devi essere pronto ad avere dei disturbi, delle turbolenze. Lavoro, spinge, vai sempre dritto lo stesso, però devi andare un po' più piano e hai dei fastidi di turbolenza. Il nord-ovest qua è così, sì. L'ideale sarebbe un nord che così sei a posto e va bene dappertutto. Ecco, quindi dicevo, è bello anche sognare, no? Bisogna crearsi questi progetti e studiare il volo degli altri, andare a vedere, cercare di le fantasie si fanno anche con CU aperto e i task che si mettono giù. I triangoli fai, per esempio, si può giocare con i triangoli fai solo con una preparazione pregressa, perché non ti viene via a caso un triangolo fai. Quindi voglio fare il fai da 500, cominci a girarlo sulle Alpi a vedere quali sono i punti migliori. 750 è un bellissimo percorso, no? Ora vorrei, siccome toccherà a voi tra poco volare col vento, vorrei scendere un attimo sul pratico. Questa è la prospettiva del diagramma del FEN dei prossimi giorni, da cui capite che già sabato dovrebbe entrare il vento, ma domenica è meglio ancora, no? Come gradiente barico.
E questo è quello che mi dava ieri sera, quando ho preparato questa slide, quello che mi dava PCMet in termini di potential flight distance. 3400 di base sul termico e praticamente oltre 1000 km fattibili grazie al vento. Questo è domenica e non è purtroppo così estesa. Se vado nella Valtellina vedo sempre basi buone, però il vento non sarà forte, ok? Quindi ieri sera mi dava come migliore ottimale la zona che va da noi, diciamo, fino a Chiavenna e tutta anche la Francia. E bisognerà vedere, ci aggiorniamo poi domani con le previsioni meteo più aggiornate sul sabato e sulla domenica. Però, come dire, questa è la prospettiva che abbiamo davanti. Allora io dicevo, andare un po' più sul pratico vuol dire che ci sono tra voi persone che hanno già volato col vento qua, lo conoscono benissimo, e quindi, però ci sono anche persone che poi dicono sì, vabbè, bello, 1000 km, però io vado su e ho un po' un fastidio, non mi viene niente, discendenze forti, non so bene da che parte andare, come agganciare, eccetera. Allora io vi ho preso un volo abbastanza da palestra, che spazia qua nella nostra zona, un classico volo, quando diciamo la classica, no? Cioè io decollo e dove vado ad appoggiarmi, dove faccio la dinamica, dove faccio i rotori, dove vado, ok? Guardiamolo insieme, per me è un volo che ha un significato, perché questo è il volo con cui ho fatto il record di velocità sui 300 andata e ritorno nel 2008, quando proprio ho detto, ma qui col vento in questo tratto dovrebbe essere possibile volare molto veloci, no? Stando bassi. E da cui poi è nato tutto il percorso, no? Anche spaziando. Poi c'è anche chi ha tratto insegnamento e poi ha fatto anche ben meglio di me su questo percorso in queste velocità sull'andata e ritorno. E comunque, vediamo insieme. Partiamo. Col vento abbiamo sempre il decollo a 1000 metri a nord del Campo dei Fiori. Zoom un po'. Questo è fatto con Ventus ancora. Ventus, sì. Dinamica a nord del Campo dei Fiori, siamo limitati dai soliti 1600. Dinamica a Laveno, ok? E qua bisogna guardare il lago. Non so se avete notato, ma molto spesso nei voli in cui parliamo anche per radio, porto sempre l'attenzione sull'acqua. Fa parte di quel concetto di cui abbiamo parlato prima, che è molto importante il carico del costone. Se io ho vento fin sull'acqua, i costoni lavoreranno benissimo. Se io vedo che l'acqua è piatta e ferma, da qualche parte il sinottico parte e alimenta il costone, non so però da che quota, e non è la stessa cosa rispetto ad avere le raffiche occhettate sull'acqua, ok? Benissimo, quindi qua idealmente si fanno qua non è ideale perché è 1500, ma idealmente si fanno i 1700, 1800, 1900 e poi si attraversa verso nord. Ma molto spesso qua il vento è debole e sabato e domenica qua sarà debole perché siamo a 1500 metri, magari non c'è neanche. Quindi io devo mettermi in testa di trovare una rotta energetica. Qui vi confesso si vedono anche tante inesperienze mie di pilotaggio col vento, essendo oggettivamente 10 anni fa. E l'attraversamento, in questo tratto qua, di solito non si fa tutti sti rigori, si va cercando l'area positiva, ed è quasi sempre positiva andando verso Luino. C'è un momento in cui a un certo punto devi buttare giù il muso, ma tutta questa prima parte qua è tutta portante. E qua si entra dentro in canobina. La canobina, a seconda del vento che avete sull'acqua, e qui veniamo, bravo Papa, al tuo costone dove ti sei preso la discendenza. Il nord-ovest dovrebbe essere buono, ma se il nord-ovest qua viene canalizzato lungo l'asse del lago non è buono. Okay? Se tu sei alto qua,
prevale il sinottico. Se tu sei basso sotto lì, prevale l'asse del lago. Okay? Allora dicevo, io guardo il lago, se il lago è increspato, qui non importa, qualunque quota ho, verrò su. Se invece il lago non è increspato, c'è l'incognita da dove parte il vento. Comunque questo è un punto classico per fare la dinamica se sei basso, in questo caso non ero bassissimo, 1400, per cui, ma se e poi da qua a salire verso il limidario, lo vedete questo crinale? Il crinale del limidario? Ecco, da qua a salire, in questa congiungente trovate il rotore. Perché? Perché il vento arriva, c'è il buco, casca e risale in mezzo alla valle. Tipicamente può essere qui, può essere qui, può essere qua, difficilmente è più sopravvento del centrovalle. Può esserci, ma qua sono deboli, cioè più che rotori sono dei laminarini, sono finti. Cioè qui non si sale, sono più 0,5, più 1, va bene per attraversare in massima efficienza. Diverso è se mi dici qua a ovest di Verbania, invece qua ci sono, non andiamo mai a salire qua, non c'è l'abitudine, ma qua c'è sempre la salita. A sud dello Zeda, qua ci sono certamente dei rotori. Però di solito lì non si va, perché poi salgo lì e dove vado? Si preferisce andare su di qua, ok? Quindi rotore, pum pum pum, quante quote facciamo in sto rotore? Se ti chiami Sironi poche, se ti chiami Ferrero tante. No, allora io qua... esatto, il mio obiettivo quando arrivo qua è mettermi nell'asse dell'energia qua sopra. Io devo arrivare sopravvento al limidario. Se ti devi andare però a Domodossola, a Togano, Sì. ti conviene passare dalla Valle d'Arca, dalla Canovina? Questa? Col nord-ovest? Nord-ovest? Dammi il nord-ovest. Se mi dici nord-est facciamo un discorso. Alto però, perché qua c'ho una cazzo di montagna da 2000 e passa metri che mi disturba col nord-est. Se io ho 2000 metri non mi basta. Qui ho bisogno di qualcosa in più per fare con disinvoltura questi costoni. Ma molto spesso, come sai, qui abbiamo un nord-ovest. Il nord-ovest non mi appoggio. Non mi appoggio e rischio su tutte queste spallette qua di prendermi le discendenze, i sottoventi. Quindi io voglio arrivare là sopra. Quando sono sopra lì, piuttosto, capite? Guardate che è difficile passare sopra la cresta. Difficile, dovete fare almeno i 2,6 per passare con disinvoltura, perché c'è tutto il sottovento. Ma piuttosto io giro qua. Cioè a me è capitato anche di entrare qua con anche meno di 2000 metri, però tu appena giri, tac, t'appoggi. Ok? Cioè appena sei di là, basta. Non girate invece dalla parte di qua, non dalla parte di qua, perché dalla parte di qua la discendenza non è solo nel momento dell'attraversamento del crinale, è da qui a là, tutto, è tutto in discendenza. Qua arrivate sull'acqua senza riuscire a entrare dentro. Okay? Mentre invece da qui per andare qua io tengo il centrovalle tutto portante, centrovalle tutto portante, poi alla fine mi preparo a 2, 3, 4 km di discendenza, che faccio a 200 all'ora, perché le discendenze io sono limitato solo dal fatto che ho una VNE in area turbolenta che è limitata a 200 all'ora, ma se no ci sono momenti in cui converrebbe andare più veloci, non ce n'è, tutto deve essere, poi appena pam, la pace, no? Sei sulla dinamica, poi molto spesso si fanno 2005-2006 in rotore e gli passi sopra, non te ne accorgi neanche. Io sto dicendo quando non riesci a fare più di 2000-2002, allora avanzi un po' CCC, un po'. Ok, allora, ecco, guardate, beccate i due rotori, le vedete? Nelle posizioni chiave, classiche. Benissimo. Andiamo avanti, pum, saltiamo di là, a nord con, vabbè qui addirittura 3000 metri. Andiamo verso il punto di partenza, vabbè qui ci incischio un po', comunque ecco attenzione, qua vi comincio a dire una cosa importante, qua ho la partenza a, oh mamma, Trontano, a che quota? A che quota partire? E qui va pensata bene questa roba, soprattutto quando
mettete giù dei temi di velocità chiusi, perché i temi di velocità sono solo chiusi. Chiusi vuol dire punto di partenza uguale punto d'arrivo, vuol dire solo andata e ritorno e triangoli, non c'è altro tema chiuso su cui si gioca in velocità. Gli altri, farfalle, one way, eccetera, sono temi aperti, non si fa velocità, il punto di arrivo non è punto di partenza, ok? E quindi è meno critica la scelta del punto di partenza barra arrivo. Però la quota di partenza è sempre importante perché nelle prestazioni sportive avete un delta di 1000 metri da partenza e arrivo. Non più di 1000 metri. Ma questo capite che è molto importante perché io dico, se qua nel punto di partenza parto a 3000, posso chiudere anche a 2000, non di meno. Se parto a 2005 posso chiudere a 1500. Se parto a 4.000 devo chiudere ad almeno 3.000 metri. Ecco, questo è importante perché siccome qua l'andata e ritorno vuol dire ritornare da qua, cominciate a dire che io questa valle non la passo con 1.000 metri, non la posso fare con 1.200 metri. Quindi non ha senso partire a meno di 2007, perché se io parto a meno di 2007 butto via dei metri. Parto a 2005, posso chiudere a 1500. Sì, arrivaci a 1500 metri arrivando da est. Non passi Santa Maria Maggiore. Ok? Quindi qua devo pensarle prima queste cose. Nella fase di pianificazione, quello di cui parliamo un po' domani. Questo vale anche per una farfalla in generale. Allora, parto con 3000 metri, 2008, perfetto, 2008 posso chiudere a 1.800. 1.800 è esattamente una quota, perché questo costone lo si lavora bene dai 2.000 in su, ma nel momento in cui lascio il costone e picchio verso il settore FAI, perdo 200 metri. Quindi esattamente, perfetto. Parto 2.8, arrivo a 1.800. Ok? E quindi qua adesso c'è la partenza, c'è il costone, questo, poi quello del limidario, poi il tamaro. Passato il tamaro, bisogna andare al controvento. Qui non ci sono più pareti, questa è l'ultima parete alta, poi c'è questa roba qui che è sarà 1200 metri, cioè voi non potete fare dinamica. Poi dopo sale su al Garzirola, ma in pratica voi da qua a qua, come ci andate? Perché qui quante quote ha? Beh, qui ho 2004, era già molto alto. Però molto spesso vi trovate anche qua con i 200, 202. 202 è la quota che dovete avere qui per passare. Perché qui il passo, quello che noi chiamiamo, abbiamo scoperto ieri non essere il passo Magnaghi, ma quello che ho sempre chiamato passo Magnaghi è 2000 metri. Quindi se ho 2000 metri qua, 2100, devo fare 15 km senza perdere quota. Allora, qua di solito non si sale, ok? Al tamaro non si sale, ci si appoggia, si succhia, quello che c'è, appena si lascia il costone, controvento, si risale qui, questa è la zona dove salire. Qui ci sono le salite più belle. A volte bisogna risalire tanto, a volte anche basta poco, però questa è la zona delle salite. Si sale lì, io in questo caso, ma non guardate questo perché vabbè è andata bene, però in pratica sono troppo a sud, bisogna stare più a nord, dentro nella valle qua. A questo punto il Garzirola, questo è uno dei punti più turbolenti che abbiamo. Cioè, ma se lo sapete, se lo prevedete, vi dà meno fastidio. Questo è fastidioso, specie se siete bassi, se siete un po' tirati di quota. E qua cosa c'avevo? 2,7. Vabbè, no. Però io il passaggio ultimamente qua si fa sui 2,2, 200, 2,3 e lì la turbolenza c'è, specie col nord-ovest, perché col nord-ovest appena passi sei su in parte una componente di discendenza. Questa sella, la vedete questa? Questa è alta, no? E comunque alla fine dà sempre fastidio. Tranne quando tutto questo costone del Bregagno, parte nord del Bregagno, viene in qualche modo alimentato dal lago. Se questo è alimentato dal lago, allora è tutto più morbido.
Ma quando invece è un nord-ovest vero, e anche qui è un nord-ovest, perché molto spesso poi qua tu ti gira, c'è il nord e allora viene su da qua. Insomma, questa è una zona, vi preparate perché è un po' turbolenta a passarla, specie se avete 100-200 metri sul terreno. Garzirola, tutto bello, portante, si gira qua, si passa in velocità e ci si riappoggia a scendere su questo crinale che è qua. Ok, altro comportamento, scusate, qua altro errore fatto allora che adesso volo diversamente. C'è il limidario, finito il limidario, controvento. Finito, lo vedete questa lingua? Voi seguite la lingua, controvento, 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 fino che vi molla, ma tiene anche se siete, non è più un volo dinamico, siete molto più alti del costone, ma tiene nel momento in cui ci sono i primi segni che molla, pum, svoltate a destra e infatti si attacca di solito il Tamaro ben oltre a dove l'ho attaccato qua, ok? Scusa, il video che ci hai fatto vedere con Mario era il video era da qua a qua, esattamente, proprio quello. Quindi passato, finisce il costone, pum, giro controvento, succhio e vado e vedrete che tutto porta, a un certo punto, pum, scendo giù, rifaccio il Tamaro, faccio tutto il costone del Tamaro, finisce il costone, verso nord di nuovo, porta, se c'è bisogno di salire vuol dire che io qua arrivare coi 2000, se arrivo qua coi 1800, 1900, 2000 è perfetto perché poi il Garzirola mi tira su. Se arrivo coi 1600 perdo tempo. E quindi qua teniamoci, facciamo la quota, l'ideale sarebbe fare 2-3, 2-4. Con i 2-3, 2-4 da qua a qua vi può capitare qualunque cosa, non è un problema, passate benissimo. E ancora quindi faccio il Garzirola, faccio questo, finisce questo costone? Cos'è che abbiamo detto prima? No, interessante, col nord-ovest, se ci pensi, a guardare questo crinale sembra tutto bello, no? Poi ti sposti molto. Allora, il problema di questo, te lo dico qual è che io questo passaggio coi 2000 metri lo faccio, 2100. Per fare questo passaggio qui te lo scordi coi 2100. Deve portarti tutto per cui sali. No, non hai capito. No, non la passi questa qua. Allora, il problema è che tu non puoi affrontare questa coi 2002 pensando di passare questo crinale. Perché il nord-ovest, che poi ragionevolmente qua, questo lo vedete questo cucchiaio? Questo è un cucchiaio. Qua sotto tu hai discendenza. E quindi, onestamente, si può fare, ma essendo che qua ti viene via gratis e vai tutto dritto e non perdi, mi risulta difficile pensare che qua riesci a essere più veloce. Sì, perché poi c'è un altro problema. Esatto, io voglio arrivare al Legnone, non voglio arrivare qua. Se tu mi fai quest'arco qui, poi dopo cosa fai? Ti trovi a nord dell'Edu, bellissimo, una dinamica, 3000 metri, e dove vai? Quello va meglio se poi dopo hai intenzione di fare la Valtellina lato nord ad alte quote, magari anche in onda. Allora ha più senso il tuo percorso. Ma se io voglio fare volo dinamico, io devo stare nella parte sud, ok? Quindi costone, finito il costone, dove vado? Come prima, finito il costone, dove vado? A nord. Allora, qua lo vedete questo crinale che fa così? Fate così, andate verso l'Edu, a volte ci si porta fino addirittura a qua, 90 gradi sul Legnone. Vado avanti, il Legnone è lì, vado avanti, ma il cielo ce l'ho davanti, non ce l'ho verso il Legnone. Quando vedo i baffetti dei rotori dell'Edu, a quel punto gli giro sotto e vado al Legnone. Ok? Non vado lì per salire. Non vado lì per salire. Andiamo avanti, vediamo se già allora facevo così. Sì, insomma, mica tanto. E allora siamo al Legnone adesso con i 2005, 2004. E qua, ecco, questo è un punto chiave perché mentre... Con che quote hai lasciato? Ho lasciato con i 2000 e... Beh, in questo caso forse anche 2,6. 2,6, 2,5, 2,5 al Bregagno va benissimo. Ma conta che qua in teoria è un po' troppo altino. Bisognerebbe un 2,2, 2,3. Alla fine del costone comincia a rallentare. Passi dalla tecnica inversa del McCready alla tecnica normale. Comincia a rallentare e pieghi verso nord.
E qua deve poterti dare, non da salire, ma non da mettersi a girare, ma spesso si guadagnano dei 100, 200, 300 metri. E poi vai al Legnone. Al Legnone è una svolta, perché il problema è questo qua, è quello che abbiamo raccontato prima. Guardate cosa c'è sopravvento, guardate qua. Questo affare qua sono 4.000 metri. È vero che è abbastanza lontano, ma il disturbo che crea è importante. E quindi qua non è affatto detto che ci sia il vento giusto per lavorare in dinamica. Specie se siete bassi. Molto spesso sui contrafforti qua dei 2.500-2.300 metri il vento non c'è. Non c'è perché siamo in ombra del Bernina. Se invece siete a 2,8, 2,9 e quindi fate l'arco, attenzione, ma proprio l'arcone, guardate questo arco qua, lo vedete? Se fate questo, il vento qua, se c'è vento a 3.000 metri, c'è, perché è abbastanza lontano ed è sufficientemente alto da non avere disturbo. Il problema però è sempre... non è che non esiste, perché se qua sotto il vento non c'è, se la parte bassa del costone non funziona da imbuto, io comunque posso anche avere i 30 nodi di vento, ma come che c'era un vento sinottico pazzesco, però i costoni non mi davano tanto bene. È dovuto al serbatoio sotto, se non è alimentato. E alla fine il contributo che ho è modesto. E in ogni caso, voglio fare la valtellina in dinamica sul lato sud, devo essere alto, non posso farla se non in casi eccezionali a 2.500 metri. E devo essere coi 2,7, 2,8 e poi in pratica alcuni punti richiedono anche il 3.000, il 3.100 per poter passare. Qua per esempio non avevo la quota sufficiente per cui ho dovuto ripiegare verso la valle. Allora, ok, edolo, rifatta la quota, vediamo cosa faccio. Qui per esempio, allora, qui pacciugo un po', ma infatti si poteva far meglio. Qui ho fatto i 155 km all'ora di media sui 300 km, che era il record italiano, ma poi Luca Friggeri me l'ha belle che stracciato. Allora, molto spesso col vento anche il centrovalle della Valtellina è buono, ok? Il centrovalle è buono e si vola pilotati dal cielo, non dal terreno, non dal costone. Quindi tu qui mi sono fatto pilotare dal cielo qua, ok? A quel punto, quando arrivo alla fine, ho avuto bisogno di riappoggiarmi, mi sono appoggiato al costone. Allora, qua faccio i 2008, troppo, bisogna fare i 2,6, i 2,6 in dinamica e si passa sul costone del Bregagno. Guardate, vedete che è tutto dritto, però con che quota arrivo sul costone del Bregagno? 2005, troppo alto. Il costone non mi dava. 2005 sei troppo alto. 2,2 è la quota giusta qua per questo costone. No, attenzione, pum pum pum, finisce il costone. Quando finisce un costone? Ok, allora qua, ascoltate, all'andata abbiamo fatto il Tamaro, però è molto raro fare il Tamaro al ritorno e anche all'andata, adesso non lo faccio più. Cioè, tendenzialmente... No, ma è un costone che dura troppo poco. Guardate quanto è lungo, quanto vi dà da qui a qui. E io per fare 2 chilometri con ascendenza devo da qua piegare fin giù e da qua ripiegare fin su per avere 3 chilometri buoni. Non è abbastanza lungo sto costone. Quindi se sono la frutta magari vado lì, ma se no la cosa migliore è lavorare nel centrovalle. Qua si lascia qui e addirittura invece di piegare qua, se io ho abbastanza quota, me la faccio sul centrovalle cercando le fasce portanti, è molto meglio. Se invece sono più basso vado ad appoggiarmi perché è una garanzia, è una sicurezza. Allora anche quando si torna indietro si passa e si cerca le ascendenze di solito a nord del Ceneri, ok? Vediamo cosa faccio qua, ma probabilmente vado vado a cercare a nord del Ceneri, perfetto, e poi però mi faccio un po' ingolosire dal Tamaro. Ok, allora attacco 1.900,
va bene anche il 1600, vi dicevo, 1700 va benissimo. Si fa, guardate, tutto il limidario e poi si fa tutto il togano, tutto in dinamica, per andare a chiudere con i 1830 metri. Ok? Questo volo ci è servito, adesso in realtà mi sono accorto adesso, dopo tanti anni che non lo guardavo, che avrei fatto qualcosa di diverso nel volo. Okay? Però in tutto sommato credo che sia stato utile per farvi vedere il tipo di volo che si potrebbe fare col vento domenica, con vento. Ci vuole il vento che scenda almeno a 1800-2000 per fare un volo così, perché se il vento è solo sopra i 2500-3000, queste montagne rischiano di non essere abbastanza alte, se non la Valtellina. Dal Legnone per tornare verso casa invece è molto più semplice. Dal Legnone tu ti appoggi al 3,5, vai diretto al 3,5, Legnone 3,5, 3,5 c'è dinamica. Se arrivi basso fai la dinamica, se sei sopra cresta al 3,5 sei a casa. Se sei basso sotto cresta al 3,5 sali in dinamica. Dopo il 3,5 si fa questo crinale qua che porta qui verso Verna, vedi? Cioè non si entra dentro subito nella V del Generoso. Allora si fa il 3,5 in dinamica, si sta su bordo lago, quando sei qua a quel punto vai dritto per dritto, cioè se sei alla frutta puoi fare anche il Generoso se vuoi, ma con nord-ovest lavora bene il Generoso e se no vai diretto verso casa. Quindi il coso è Legnone, 3,5, Generoso. Una rotta che abbiamo fatto, rientrando una volta eravamo alti in Valtellina, rientro, non abbiamo fatto il Legnone, abbiamo tagliato, se tu prendi la linea di cresta alta, sì. Abbiamo tagliato per andare direttamente sul San Primo, quindi se tu prendi la Valtellina, la linea di cresta, piuttosto che risalire a nord e fare nord del Legnone, si passa dietro e si va in linea diretta. Attenzione a questa cosa che dici, perché io in una gara ho fatto questa, cioè qua è porta, mi sono trovato una volta, ho fatto tutta la Valtellina Sud a 3000 metri, tutta portante in dinamica, quando sono arrivato al Passo San Marco, dico, ma io scusa un attimo, perché devo andare fino al Legnone per poi andare a casa? Io sono già qua, c'ho 3000 metri, c'ho 2006, 2007, tiro dritto. Allora dico, da qua vado a casa. E infatti non era un problema, ci sono arrivato. Il problema è che da qui a qui mi son perso 700 metri. E i miei concorrenti che erano dietro di me, che hanno fatto il giro del Legnone, più lunga strada ma tutta portante, sono riusciti a prendermi. Okay, non era un problema di arrivarci a casa con 2006, 2007, da lì col vento c'eri. Però il problema è che io, avendo avuto alcuni chilometri in discendenza, poi ho dovuto tirare un po' i remi, un po' in barca. Okay? Bene, allora per chiudere, vi ho messo una slide sulle dotazioni di sicurezza, questo vale in generale per il volo in montagna, ma non stiamo l'atterraggio. L'atterraggio abbiamo detto che col vento non si fa fuori campo, giusto? Okay. Però questi sono dei suggerimenti, ok? Cercate, soprattutto se è fuori campo, di atterrare con vento in faccia. Nell'aeroporto di 700-800 metri di pista non è così importante, perché sapete, la conoscete, potete andare veloci. Io personalmente qua si usa, e dopo adesso vi chiudo con una slide, si usa spesso atterrare anche non necessariamente con vento in faccia. Preferiamo la direzione giusta, piuttosto. Questo con venti di 10-15 nodi non è così importante. È chiaro che se avete 30 nodi per terra non potete non avere il vento in faccia. Nel caso del fuoricampo invece è più importante avere il vento in faccia, perché il terreno non è noto e quindi per forza dovete ridurre la velocità rispetto al terreno. Vi presentate alti, non usate i flap, non mi fate gli atterraggi con l'L, col landing, col vento. Bisogna andare a 150 all'ora, con l'L non si fa. Dovete avere manovrabilità e velocità. No, 150 all'ora col vento forte in finale, non è che uno dice 100 all'ora, 110 vado veloce.
specie se è in campo. In campo avete tutto lo spazio per frenare. Ma questo non è detto, uno può scaricarla. Diruttori, ok? Diruttori tanto estratti, tutti estratti in fondo. Quando toccate anche, se avete il flap, mettetelo in negativo e i diruttori chiaramente fondo corsa che vi servono per frenare. Quando andate a 130 all'ora, 140 all'ora, i diruttori tutti fuori rappresentano un freno importante. Ma allora io ho i diruttori in una mano e con le dita, tenendo riesco a far saltare la leva del flap. Se tu la fai saltare, lei è richiamata sulle posizioni negative. Non lo puoi fare, hai capito? Non puoi farlo in positivo. Ma tu passare da 1,0 a valori negativi, basta cioè tu non devi mollare, ok? Lo sganci verso l'esterno, lui va su posizioni negative, perfetto. Così eviti anche di rovinare i flap quando poi appoggi l'ala. Questa è un'abitudine in generale, secondo me. Provare sul Ventus funziona. Sì, certo. Allora qua, siccome ritengo improbabile che troveremo forte vento in atterraggio nei prossimi giorni, però nel dubbio meglio essere preparati. Vi ho messo, e poi magari Alberto che è qua con noi stasera mi correggerà, ma vi ho messo 3 percorsi, procedure, circuiti di atterraggio, a seconda del tipo di vento. Noi con i venti da nord moderati, non importa la direzione, nord-est, nord-ovest, nord, usiamo il circuito destro 1-0. 1-0 destro, quindi fate il sottovento sul lago in direzione ovest, girate, atterrate. Qua è il canale di passaggio, chiaramente si arriva alti. Il finale, quando siete in finale, dovete avere almeno 200 metri, 150 metri da terra, non è che potete fare il finale a 50 metri. Quindi arrivate qua, il sottovento si fa a 400 metri, il finale almeno 200 metri sul finale. E qua accelerate in modo tale da arrivare veloci. Sappiate una cosa, questo vale sia per l'atterraggio che per il decollo. Finché siete vicini al terreno, vicini nel senso con la ruota per terra o con la ruota a 1 metro da terra, più turbolenza di tanto non potrete averla, perché siete protetti dai filari di piante che stanno ai lati. Cioè, in pratica ci può essere un po' di turbolenza, ma non abbastanza, mai si è mai verificato da rovesciarvi. Ok? Perché qua, se voi ci andate in una giornata di vento, andate a piedi lì e non c'è vento. Per terra non c'è vento. Perché siete protetti dalle piante. Nel momento in cui tu ti tiri al di sopra delle piante, ti devi aspettare la qualunque. È per questo che i decolli si fanno tenendo l'aliante, non dico con la ruota sul terreno, ma decollate e rimanete bassi, fino a quando la velocità non è sufficiente. Nel mio caso, col mio carico, io mi sento tranquillo ad alzarmi solo quando ho passato i 120 all'ora. Ok? Parlo del traino, col decollo autonomo è un pochino diverso, però anche lì cerco di raggiungere i 120 all'ora. Se non ho i 120 all'ora non mi tiro su, cioè decollo, volo, ma continuo a rimanere per terra fino a quando non passo i 120. Passati i 120 vengo fuori dalle piante perché so di avere una autorità di comandi che mi consente di gestire anche una turbolenza. Anche in atterraggio, guardate che è lo stesso. Nel momento in cui vi schiacciate qua per terra, vi schiacciate a 140 all'ora per terra, una volta che siete lì vicini al terreno, è tranquillo, perché siete protetti dalle piante. La zona più fastidiosa è sopra le piante, e anche a volte, una volta che esci fuori sul lago, ma a quel punto avete già una quota che che potete... Allora, venti moderati, cioè 10-15 nodi, si gestiscono così. Quando cominciano ad esserci raffiche a 20 nodi, a quel punto conviene ragionare vento in faccia. E quindi col nord-ovest avete il circuito della 2.8,
ok? E con il nord-est che va giù così, vi mettete sul lago, entrate da sopra il canneto, con però, sto parlando di 20-30 nodi di vento contro, vi fermate in 100 metri. Quindi non è un problema, anche la pista di traverso è abbastanza lunga. Sono atterraggi rari, no? Sto dicendo giusto, Alberto? Va bene. Sono atterraggi rari questi qua, Arrivare giù da qua o arrivare giù da qua si fa quando l'acqua del lago, vedete il lago bianco. Se il lago è bianco increspato, non è che fate i disinvolti a lei, chi se ne frega, faccio giù la 1-0, cioè con vento così forte. Ma quando vedete le increspaturine, i 10 nodi, 15 nodi, noi andiamo giù a 130, 140, me ne frego. Però quando c'ho 60 all'ora di vento è diverso, ok? Eccoci, io oggi quindi ho finito, spero che sia stato interessante. Allora, a questo punto liberi tutti, domani abbiamo detto alle 10:30, ci saranno altri interventi interessanti, non parleremo del vento di cui abbiamo affrontato oggi, ma di passaggi, di Francia e di anche preparazione, allenamento, preparazione di un volo sportivo. Va bene? Buona serata.